Buongiorno da Iglesias, amiche e amici di Directa Sport, vi stiamo raccontando l'ottavo campionato nazionale sardo che è iniziato proprio adesso. Si parte dallo squat donne, come state assistendo, con il primo tentativo di Denise De Murtas, che apre la danza in questi 2 giorni per la gara organizzata dalla Sardinia Drag Free Powerlifting Association di Lorenzo Dore, gara qualificante per le competizioni internazionali WDFPF. Programma oggi squat donne, squat uomini e panca uomini. Domani invece si comincerà con panca donne, dopodiché gli stacchi di donne e uomini. Su Directa Sport torna allora il powerlifting per gli appassionati che ci seguono in ogni occasione. Sarà invece adesso il momento di Alessia Serra della Powerlifting Team Sardegna. Alessia Serra che va per gli 82,5 kg per il nuovo record sardo, classe Teenage 2, categoria 58 kg e mezzo. Allora, applausi per lei, alzata valida. Tocca invece adesso a Giulia Loi. Bisogna ancora aspettare qualche secondo per il suo arrivo. Viene invece preparata la barra. Giulia Loi del Galger Cross Team di Norbello. Tentativo da 87,5 kg. Addirittura ha alzato il capo arbitro. Qualche problema dunque, che però sembra essere risolto. Sembra essere un tentativo perfetto.
E infatti confermata, 87,5 kg, alzata valida, nuovo record sardo anche per lei. Ancora per un altro record sardo per Milena Assini della Powerlifting Team Sardegna. Lei come Giraloi classe Teenage 3, categoria 58,5 kg. Sulla la barra però pesa 90 kg. Esecuzione di Milena Assini, che poi viene aiutata a riporre la barra anche in questo caso. Alzata è valida, nuova record sardo anche per lei. Si passa adesso alla classe senior, categoria chili, 47,5. Elisabetta Mais, tocca a lei nella Punto Fitness di Villa Cidro. Tentativo da 92,5 kg. Momentaneamente tutto fermo, problema con la corrente. Bisogna ancora attendere qualche secondo.
bisogna ancora attendere per questi problemi tecnici che dovrebbero riguardare sia le casse che gli schermi nei quali appunto anche gli atleti possono andare a vedere i risultati dei competitors. Nell'attesa che si possa ripartire, piccola pausa. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulle modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale Essere tutto ok adesso, problema di corrente, però non generale. Infatti che la diretta ha continuato ad andare avanti, però problemi alle casse, agli schermi, ma adesso non ci dovrebbe essere più nulla ad interrompere la gara. E quindi si ripartirà dal tentativo che deve essere effettuato da Elisabetta Mais sulla barra 92,5 kg, categoria 47,5 kg senior. Arriva l'atleta della Cunto Fitness di Villacidro e dunque si riparte ufficialmente dopo il primo problema tecnico, sperando ovviamente che sia anche l'ultimo. Anche in questo caso alzata valida
E adesso toccherà da Aurora Palmas, lei però classe junior, 53 kg. Anche lei 92 kg e mezzo, quindi questa volta meno lavoro da fare nella preparazione del bilanciere, quello è il peso. Però in questo caso si tratta di un nuovo record sardo. E non fare cosa, cioè è normale. Allora, tutta l'attenzione su Aurora Palmas della Black Bears Powerlifting di Settimo San Pietro. Anche in questo caso alzata di successo. Adesso invece va modificato il peso sul bilanciere, va però soltanto aumentato perché si passa a 95 kg. Il momento di Beatrice Palazzi, anche lei della Powerlifting Team Sardegna. Classe junior, categoria 58 kg e mezzo. E adesso va con il suo tentativo. Con un pizzico di sofferenza, ma dovrebbe essere assolutamente valida anche questa alzata. E infatti ecco la conferma arrivata dalla speaker. Arriverà adesso Matilde Maiorca, classe junior, categoria 50 kg e mezzo. Sul bilanciere invece sono 100 kg. Un altro ottimo tentativo, quello di Matilde Maiorca. Tocca ora a Carlotta Azzori della Powerlifting, anche lei Team Sardegna. Sempre classe junior, categoria però 55 kg e mezzo, sempre 100 kg sul bilanciere, in questo caso però per un nuovo record sardo. Arriva anche il 5 del coach per questa alzata valida. Per adesso tutte buone le alzate. Vedremo se si continuerà così. Adesso tocca a Marta Urru, anche lei della Powerlifting Team Sardegna, che andrà con il bilanciere che pesa 105 kg, categoria 63 kg, anche lei classe junior. Sta aspettando Marta Urru che sia pronto il bilanciere, tentativo per un nuovo record sardo.
Anche in questo caso un'alzata perfetta, valida ovviamente. E allora abbiamo un nuovo record sardo. Intanto aumenta ancora di più il peso sul bilanciere, si passa a 110 kg. Bilanciere preparato per Sara Carta, anche lei nella Powerlifting Team Sardegna, in questo caso però classe senior, categoria 47,5 kg. Ecco la Sara Carta, si fa sentire anche il pubblico qui presente ad Iglesias. Come stai? Va bene? Con non poca sofferenza, ma merita l'applauso Sara Carta. Tocca ora invece a Giada Letizia Sanna. Si ritorna alla classe junior, categoria 70 kg, bilanciere che peserà 117 kg. Anche Sanna appartiene alla Powerlifting Team Sardegna. Anche per Sanna l'applauso, anche per lei tanta sofferenza nella risalita. Dovrebbe essere stata comunque valida la sua alzata.
C'è un po' da attendere, svuotato il bilanciere in confronto agli ultimi tentativi. Dovrebbe ritoccare, quindi si riparte. Secondo tentativo per Denise De Murtas, che è fuori dalle immagini che stiamo riprendendo in diretta, ma è carica, pronta per questo secondo tentativo. Forse un piccolo problema in schermi con la regia. In corso aggiornamento dei dati negli schermi con i risultati delle alzate e con quelli che sono invece i prossimi tentativi, a partire appunto da Denise De Murtas, che adesso va per superarsi per nuovo record per classe Teenage One categoria 44 kg sul bilanciere 50 kg. Guarda, c'è scritto sotto. Ricordiamo il primo tentativo da 45 kg, stavolta si va per i 50. No, sì, ma prima non mi Può andare giù De Murtas. Buono il tentativo di Denise De Murtas. Il momento del secondo tentativo di Alessia Serra. Ricordiamolo invece classe Teenage 2 categoria 58 kg e mezzo. Primo tentativo effettuato con successo da 82,5 kg. Stavolta 5 kg in più, quindi 87,5 per un nuovo record sardo. Si può posizionare adesso Alessia Serra.
Serve l'aiuto degli assistenti. Tentativo fallito questa volta. Bello comunque l'applauso di incoraggiamento e di supporto. Ci riproverà al prossimo. Ma adesso un altro nuovo tentativo per un nuovo record per Giulia Loi, classe Teenage 3, categoria 53 kg. Primo tentativo da 87,5 kg, secondo che sarà invece da 92,5 per un nuovo record. Può andare giù Giulia Loi. Riesce a portare a termine l'alzata. Nuovo record sardo, quindi alzata di successo, scontata a questo punto dirlo. Andrà ora per il suo secondo tentativo Elisabetta Mais della Punto Fitness. Tentativo da 100 kg dopo il primo da 92,5. Difficoltà Elisabetta Mais che non riesce a portare a termine l'alzata. Ha provato anche il pubblico a spingerla facendo sentire la voce. Per la prima volta in questa giornata partecipe anche con la voce del pubblico. Non è andata bene però ad Elisabetta Mais. Classe junior, categoria 53 kg, Aurora Palmas, anche lei per un nuovo record, anche lei passa da 92 kg e mezzo a 100 kg tondi tondi. È pronta ad andare la ragazza della Black Bear Powerlifting di Settimo San Pietro. Grande sforzo il suo, però alzata valida. Adesso mi spacchi il naso. È il momento adesso di Milena Assini della Powerlifting Team Sardegna. Primo tentativo valido da 90 kg. Nuovo tentativo, questa volta da 102,5 per un nuovo record sardo. Ricordiamo classe Teenage Free, categoria 58 kg e mezzo e tentativo valido. Allora, nuovo record sardo per lei.
Anche Beatrice Palazzi, la prossima a prendere il bilanciere, va per un nuovo record sardo, classe junior, categoria 58,5 kg. Bilanciere che sta avendo caricato fino a 105 kg. Il primo tentativo di successo è stato invece di 95. Può posizionarsi adesso la ragazza della Powerlifting Team Sardegna. Ottimo il suo tentativo, ovviamente valido. Tocca ora a Matilde Maiorca che passa da 100 a 107,5 kg. Anche questo è tentativo di record, classe junior, categoria 50,5 kg. E anche stavolta applauso meritato per Maiorca. Tocca ora invece a Carlotta Azzori, classe junior, categoria pro 55,5 kg. Primo tentativo da 100 kg, il secondo da 107,5, anche lei per un nuovo record. Un'altra alzata valida, no? È stata invece nulla. Dovrebbe essere stato un tentativo nullo. Pronta a posizionarsi Marta Urru, anche lei per il Powerlifting Team Sardegna. Bilanciere che pesa 112,5 kg per un nuovo record sardo. Tentativo valido, eccolo il nuovo record sardo. Aumenta ancora il peso sul bilanciere.
con Sara Carta che eseguirà lo squat con 118 kg anche in questo caso per un nuovo record. Classe segno, lo ricordiamo, categoria 47,5 kg. Aspetta, lo vediamo. 8 kg in più sul bilanciere rispetto al primo tentativo di 110. Vai Sa. Aiutano adesso a rimettere il bilanciere al suo posto, ma ce l'ha fatta Sara Carta. Sembra averlo perso il bilanciere, invece ha chiuso il suo tentativo, ha chiuso alla grande per quello che è un nuovo record mondiale, se non ufficiale. Arriva il momento del secondo tentativo per Giada Letizia Sanna dopo i 117,5 del primo. Ora sono 122,5. Non ci è riuscita però. Il pubblico si sta scaldando dopo il giro dei primi tentativi, adesso è diventato parte attiva di ogni alzata. Purtroppo questa non è andata male per Giada Letizia Sanna. E allora si può andare con il giro dei terzi tentativi.
Da brevissimo si potrà andare. Momento di aggiornamento dei dati. Immagini riesco a fare quello. Per la terza e ultima volta Denise De Murtas. Per adesso molto bene il primo e il secondo tentativo con 45-50 kg. Si va adesso con i 55 kg per un nuovo record sardo per la sua categoria di 44 kg. Tre su 3 per De Murtas, chiude con 55 kg. Tocca invece adesso ad Alessia Serra. Che massacro. Serra che riparte da quegli 87 kg e mezzo che prima le sono costate un tentativo invalido. Primo buono invece 82,5. Di nuovo caccia al nuovo record sardo per la ragazza del powerlifting team Sardegna. Ricordiamo in questo caso classe Teenage 2, categoria 58 kg e mezzo. Può andare giù. E niente da fare anche in questo caso. Chiude allora con il punteggio di 82,5. Tocca invece a Giulia Loi, che proverà nuovamente a superarsi. Primo tentativo da 87,5 kg, il secondo da 92,5, entrambi validi. E adesso cifra tonda, si va per i 100. Quindi ricordiamo la ragazza della Gadget Cross Team, classe Teenage Free, categoria 53 kg. Tentativo non valido. Non è riuscita ad arrivare ai 100 kg Giulia Loi. Restano però i due buonissimi precedenti tentativi. Ora va invece Elisabetta Mais. Anche per lei 100 kg per un ritentativo. Primo di successo da 92,5. Il secondo invece non valido da 100. Ci riprova adesso la ragazza della Kunto Fitness. Sembra essere valido. E infatti tentativo valido. Ed ecco l'applauso per lei. Un bacio anche verso il pubblico. Saranno parenti, amici.
Tocca adesso ad Aurora Palmas. Tentativo da 105 kg per lei, per un nuovo record dopo aver fatto 92,5 e 100. Sale di 5 ulteriori chili. Difficoltà, non ce la fa. Meritato comunque l'applauso. Chiude con un buonissimo 100 kg. Ancora tentativo di record, il nuovo record sardo per Milena Assini. Classe Teenage Free, categoria 50 kg e mezzo. Primo tentativo da 90 kg, valido. Secondo tentativo da 102,5, valido. E adesso si sale a 107. No, Vassini. E riesce a terminare, a portare a termine alzata, valida. E allora eccolo il nuovo record sardo. In caccia di record anche Beatrice Palazzi. Tocca a lei adesso. Dopo aver fatto 95-105 passa a 112 kg e mezzo. Classe junior, categoria 58,5 kg. Con la palla ne finiremo la metà. Anche lei con tanta sofferenza, ma porta a termine l'alzata. Adesso vediamo l'esito. Tentativo valido e applausi anche per lei. Record mondiale non ufficiale per Beatrice Palazzi. Ci prova a fare un nuovo record mondiale non ufficiale Matilde Maiorca. Sempre 112,5 kg dopo i primi due tentativi da 100 e 107 kg e mezzo. E anche con meno fatica del previsto chiude perfettamente Matilde Maiorca.
È il momento del terzo tentativo per Carlotta Azzori, che non è riuscita a chiudere in maniera valida lo squat con 107,5 kg, dopo esserci riuscita con 100. Ci prova da 112,5, anche lei classe junior, categoria 55,5 kg. Anche lei a caccia di un record per quello che quasi certamente era l'obiettivo prefissato e che ha voluto provare e si sta provando a portare a termine, e ci dovrebbe essere riuscita ed è valido. È il momento ora di Marta Urru, che va per un nuovo record sardo, classe junior, categoria 63 kg. I primi due tentativi positivi entrambi, 105 da 112,5. Alza l'asticella di 5 kg la ragazza del powerlifting team Sardegna. Non c'è bisogno. Aiutata anche dal pubblico, che con la voce le ha dato forse quella forza in più. Tentativo che comunque dovrebbe essere stato valido, anche se dalla mia postazione non è stato chiaro se gli arbitri abbiano dato esito positivo. Tocca adesso a Giada Letizia Sanna, ovviamente poi i risultati che potremo rivedere dopo per toglierci ogni dubbio. Va invece Sanna con un tentativo da 122,5, quello che non è riuscito nel secondo tentativo. E questa volta c'è incertezza, alla fine è buono per 2 voti a 1, momento anche di tensione perché non si illuminava. Tocca ora a Sara Carta. Primo tentativo 110 kg, secondo 118 kg, entrambi validi. Dopo un salto di 8 kg, adesso il salto è di 7,5 kg per un nuovo record mondiale non ufficiale. Classe senior, categoria 47,5 kg per la ragazza del powerlifting team Sardegna.
tentativo valido per restare a carta, che ha sofferto tantissimo nella risalita. Si ripresenta Denise De Murtas, che però forse deve aspettare. Forse è un'incomprensione. Anzi, probabilmente è un'incomprensione. Infatti si allontana dalla pedana De Murtas. Forse semplicemente c'è ancora da aspettare. E infatti bisognava soltanto aggiornare i dati. Adesso sì che può andare De Murtas per il nuovo record sardo, la categoria 44 kg, classe Teenage One, 60 kg. Ha sofferto prima un poco, sta soffrendo anche adesso, e questa volta è riuscita a portare a termine l'esecuzione dello squat. Merita comunque l'applauso da Denise De Murtas. Si presenta anche Beatrice Palazzi, anche lei per un nuovo record sardo, classe junior, categoria 58,5 kg. Prima 95, poi 105, poi 112,5, adesso 2,5 kg in più sul bilanciere per tentare il nuovo record sardo. Niente da fare anche per lei. E poi però sorride. Conscia probabilmente di non essere comunque sicura di poterci riuscire. E adesso invece Matilde Maiorca, l'ultima che potrà provare il quarto tentativo, anche per lei tentativo di record per un nuovo record sardo, classe junior, categoria 50,5 kg, sul bilanciere i chili sono 117,5, 5 tondi in più rispetto al terzo tentativo.
può andare allora Matilde Maiorca. Non c'è gloria neanche per lei. Delusione relativa però. Cinque minuti di pausa, spot. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa tu l'hai già fatta. No. 2, sì. Fate, ricordo che l'approccio alla zona di lavoro, le prime cadute, sono proprio di ricerca della punta. Eli! Buoni piedi, Cristian! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso.
3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi rimpongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate, abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Il Buloni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. È solo Ugo, prova il diagonale. Pallina di rigore basso da Palermo. Mendes! Verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Dumbuya! Ancora Dumbuya per la rovesciata! Che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi, il Čekićak riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascero ha tenuto col portiere Cascero. Ilva Maddalena in vantaggio. Minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi. Sua posizione Pilloni. Si va da Calarco. Solo lui la poteva chiudere. A dritto in porta di Gennaro, un capolavoro. L'avevamo detto, non va, è una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Unico guadagna la permanenza in Serie D.
Mutis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Mutis. Di Aramu, Calaresu, la tiene, prova Calaresu! E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Tocco corto per la botta in porta e l'1-0 di Yuri Senesi. Lupumbo, in linea di rigore Lupumbo! Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta, Aloia! Con il muro vincente! Ed eccola qua, la festa! E vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A! Di nuovo tornati in collegamento dal palazzetto dello sport di Iglesias. Come vedete sta venendo risistemato il bilanciere, sta venendo pesato. Nuovo giro, nuovo gruppo di squat donne. Apre le danze Denise Cappai, classe senior, categoria 50,5 kg. Il suo primo tentativo sarà da 60 kg. Bisognerebbe girare. Facciamo casino. No, come se questo si Nicola. Buono il primo tentativo di Denise Cappai. Da 60 kg si passa a 90 per quello che sarà il primo tentativo di Alice Careddu, anche lei classe senior, in categoria 53 kg. Arriva adesso
l'atleta del Powerlifting Team Sardegna. È riuscito a portare a termine lo squat, bisogna vedere se in maniera valida. Tentativo valido, dovrebbe essere stato valido il tentativo. Il peso è lo stesso per il bilanciere, 90 kg, questa volta è Angie Botti a presentarsi sulla pedana. Deciso il tentativo di Botti. Nuovamente a 90 kg. Viene sistemata all'altezza del bilanciere, il peso resta lo stesso. Tocca a Claudia Roglia. Tentativo valido per Claudia Roglia. E ora invece il momento di Valentina Cocco, classe senior, categoria 53 kg. Per la Cunto Fitness. Tentativo da 95 kg per lei. C'è anche il mondiale tu pensa per 95 senza grossi problemi. Alzata valida quella di Valentina Cocco. Mi ha detto che se non facevo la prima entrata. E adesso si starà ancora con il peso a 100 kg con Valentina Zara, che sta per presentarsi sulla pedana. Arriva adesso l'atleta della HOB di Cortogiana, categoria 58,5 kg, anche lei senior. E poi c'è Shanangura, ha fatto 140 italiano.
Alzata non valida però. La mia posizione è anche difficile, devi esattamente quello che è stato l'errore nell'esercizio. Tocca a Valentina Pira, già in posizione, 102,5 kg. E squat perfetto per gli arbitri, tentativo valido per lei. E ora si passa invece a 107,5 kg, sarà Elisabetta Casada. Arriva adesso sulla pedana l'atleta della New Center Sport. New Center Sport di casa qua di Iglesias. Categoria 63 kg. Tentativo però non valido. Arriva adesso Silvia Spano del Power Club Alghero. Per tentare quello che sarebbe un nuovo record mondiale, anche se non ufficiale. 127,5 kg contro 120 il record attuale. Va allora adesso Silvia Spano. Ed è alzata valida. Applauso meritato. È il turno di Ambra Carta. 130 kg sul bilanciere, categoria 58,5 kg per la ragazza del Powerlifting Team Sardegna. Caccia al nuovo record sardo. E tentativo valido. E dunque eccolo il nuovo record sardo. Tentativo questo che ha chiuso il primo giro. Si riparte dunque con Denise Cappai. Buono il suo primo tentativo da 60 kg, ma quello era il riscaldamento, si sale a 70.
Ricordiamo categoria 50 kg e mezzo, classe senior come tutte le competitors di questo gruppo. Per migliorarsi 10 kg. E tentativo che è valido. È pronto ad andare per il secondo tentativo anche Alice Careddu. Tentativo da 95 kg, 5 in più rispetto ai 90 del primo. Anche per lei il primo tentativo valido. Careddu categoria 53 kg. Quello che ti sono fare. 2 su 2 per Careddu. Seconda alzata per Angie Botti. Anche per lei dopo il primo tentativo da 90, stavolta 95. E tentativo buono. Sale invece da 90 a 98 Claudia Roglia. Anzi, mi correggo, sono 97,5, non 98 kg. Categoria 63 kg, l'atleta del Powerlifting Team Sardegna. Un pizzico di difficoltà a trovare la posizione, può però andare con lo squat. E alzata valida, 2 contro 1 in voti degli arbitri. E allora il suo punteggio sale a 97,5, mentre adesso tocca Valentina Cocco, che se la vedrà con un bilanciere da 102,5 kg per un nuovo record sardo, categoria 53 kg per l'atleta nella Cunto Fitness. Il primo valido era di 95, il secondo con sofferenza dovrebbe essere valido. Mi prende gli applausi Valentina Cocco, assolutamente tentativo valido per lei. Zara, Casale e Pira. Tocca a Valentina Zara adesso, per lei il secondo tentativo da 105 kg.
va oltre di 500, che però non aveva chiuso in maniera valida nel primo tentativo. Vediamo se stavolta invece andrà bene, ed è un'alzata valida. Quindi la prima non valida da 100, la seconda da 105 è valida per lei. Anche Elisabetta Casada vuole rimediare dopo il primo tentativo andato male. Lei però riparte da quei 107,5 kg del primo tentativo. Categoria 63 kg per l'atleta della New Center Sport di Iglesias. Questo sembra essere un buon tentativo, infatti arriva la conferma 3 su 3 in voti positivi. Valentina Piras, 110 kg, 7,5 in più rispetto al primo tentativo, con la categoria 55,5 kg. Tentativo valido per la ragazza della Military Gym Garage. Tocca ora Silvia Spano, per lei adesso sono 135 kg, già prima il nuovo record con 127,5 kg, sono ora 135 i kg sul bilanciere per l'atleta della Power Club Alghero, categoria 55,5 kg. Ti ha chiuso un po' in faccia. Sì. Buono, vero? Andiamo come finiamo, andiamo avanti. A Corvo li gramo detto. Buona l'esecuzione, tentativo valido nell'applauso di tutto il pubblico. Non sono 7,5 kg in più sul bilanciere a fermarla. E Spano che avrà quindi un terzo tentativo ancora per superarsi ulteriormente. Mentre adesso è il momento di Ambra Carta. Per incrementare il nuovo record sardo, 137,5 kg sul bilanciere. Può andare adesso la ragazza del Powerlifting Team Sardegna. È molto bene anche stavolta per lei, 2 su 2. E allora si può andare con la terza serie. Si riparte da Denise Cappai.
i 10 in 10 Denise Cappai. Primo tentativo da 60 kg, il secondo da 70, entrambi validi. E adesso l'atleta del Power Wellness Academy di Quarto Sant'Elena va per gli 80. Categoria 50,5 kg. Ha avuto bisogno di aiuto alla fine, non è riuscita a portare a termine l'esercizio. Resta dunque 70 il suo punteggio. Non è riuscita lei a fare 3 su 3, ci proverà invece Alice Caredu, che alza l'asticella a 98 kg dopo aver fatto 90 e 95 nei primi due. Categoria 53 kg per un nuovo record sardo. Forza lì, vai! In posizione Alice Caredu. Tentativo valido, 2 voti a 1, anche grazie alla carica del suo coach. Tre su 3 per Caredu, che adesso se la ride. Voi non potete più vederla perché ovviamente l'immagine è puntata sulla pedana dove sta arrivando Angie Botti. Categoria 58 kg e mezzo, sul bilanciere sono 100 invece kg dopo i primi 2 tentativi da 90 e 95. Perché praticamente il mondiale lo puoi fare solo un mondiale o un Dovrebbe essere buono il tentativo e infatti tentativo valido. Diventano 102,5 i chili sul bilanciere e questo il terzo tentativo di Claudia Roglia dopo aver fatto bene con 90 e 97,5. Forse un po' storta nella risalita Roglia. È arrivato infatti un voto negativo, ma alzata valida per lei. Vabbè, se fai anche 5 non è valido come classifica. Bravo, l'importante è che chiuso 3 prove. Fatto da te cioè il quanto. È il momento ora del terzo tentativo di Valentina Cocco della Cunto Fitness. Primo tentativo da 95 kg, il secondo a 102,5 e adesso invece sono 107,5 per un nuovo record. E c'è la mascella di Gioele. Che però non arriva, non è riuscita a risalire da sola. Arriva comunque un bel applauso.
Arriva sulla pedana Valentina Zara. Per lei primo tentativo negativo da 100, poi positivo da 105 e adesso va per i 110. Come faceva per le presentazioni. Con non poca difficoltà, ma con l'esercizio che è stato completato, non è valido però. Ora invece il bilanciere viene preparato per Elisabetta Casada del New Center Sport di Iglesias. È riuscita nel secondo tentativo a chiudere quei 107,5 kg, falliti nel primo e adesso si sale a 112,5. E tentativo valido. Sono 112,5 kg anche per Valentina Piras, lei invece che ha fatto 102,5 poi 110 nei primi due tentativi. La categoria è 55,5, quella della ragazza del Military Gym Garage. È alzata chiusa senza troppe sofferenze. Tentativo valido quello di Piras. E allora invece Silvia Spano, anche lì per fare 3 su 3, per superarsi ancora, dopo aver fatto 127,5, poi 135 e adesso il tentativo che sarà da 140 kg, categoria 55,5 per la ragazza del Power Club Alghero. Quasi si bloccava Silvia Spano, alla fine riesce a chiudere l'esercizio, però il tentativo non è valido. Forza Ambra, dai. Forza. 1,5 kg in più sul bilanciere per Ambra Carta rispetto a Silvia Spano. Vai Ambra. Per lei invece sono 4 kg in più rispetto al secondo tentativo di 137,5, il primo da 130. Ambra Carta, categoria 58,5 kg. Per il nuovo record mondiale, non ufficiale, 141,5 kg. Vai Ambra. Un applauso corale per lei, perché il tentativo è valido.
E gli altri? E chi deve fare il record? Aspetta. Allora, tutto fermo momentaneamente. Dovrebbe ritoccare ad Ambra Carta per il nuovo record. Tentativo che dovrebbe essere da 146 kg. 3 minuti di attesa però, probabilmente. Per andare per il nuovo record sardo, in questo caso ufficiale. Quindi dovrà aspettare Carta per il suo nuovo tentativo da record. Tocca infatti prima ad Alice Careddu. Per fare il nuovo record sardo. Bilanciere che dovrebbe essere pronto, caricato con 102,5 kg. Però arriva adesso Careddu. Non ce la fa, ha avuto bisogno di aiuto per portare sul bilanciere Careddu, che c'è comunque con gli applausi. E adesso sì che il bilanciere viene sistemato per il tentativo di Carta. Bilanciere già pronto. Quindi lo ricordiamo, 146 kg per il nuovo record sardo. Categoria 58,5. A quanto pare non era proprio pronto il bilanciere, ma adesso ci siamo. Sono tutti a supportarla, non ce l'ha fatta neanche lei come Careddu. Poi anche in questo caso applauso più che meritato. Si dovrebbe procedere spediti, così sarà. Ancora squat down. Classe Master 2, categoria 53 kg.
Sta per presentarsi sulla pedana Francesca Marras per un primo tentativo da 60 kg, che dovrebbe essere da 60 kg. Buona la prima per Francesca Marras. A prendere il suo posto adesso Anna Stradoni. Tentativo da 80 kg che sarebbe il nuovo record sardo, anche lei classe Master 2, categoria 58,5 kg ovviamente. Alzata valida per Anna Stradoni. E adesso dunque il momento di Valentina Deiana. Secondo me sì. No, non lo voglio mettere da fare. Quello che c'è da fare. Lei classe Master 1, categoria 80 kg, 80 anche in chili nel bilanciere. Tentativo però non valido per l'atleta del Powerlifting Team Sardegna. Il momento di Silvia Ghisu, classe senior, categoria 70 kg, tentativo da 100 kg per lei, che anche lei è della Powerlifting Team Sardegna. E in questo caso tentativo valido. Ancora per il Powerlifting Team Sardegna si presenta sulla pedana Claudia Pirro, classe senior, categoria 70 kg, tentativo a 105 kg.
Dovrebbe essere perfetto il tentativo, infatti non c'è dubbio neanche per gli arbitri, tentativo validissimo. Tocca ora invece a Valeria Loci. Tentativo da 110 kg, classe Master 2, categoria 50,5 kg, un tentativo da record mondiale. Record che è il 105 al momento. Dovrebbe essere più che buono il tentativo di Valeria Loci, applausi per lei. Non c'è tempo però per fermarsi, è già il momento di Marapiras con il bilanciere che resta fermo sui 110 kg, dovrebbe essere rimasto fermo sui 110 kg. Classe senior, categoria 90 kg. Il primo tentativo di Marapiras. E alzata valida. È il momento adesso di Valeria Boi del Barbell Studio di Quartu Sant'Elena. La caccia di record per andare a superare quello che è il record mondiale di 105. Tentativo che dovrebbe essere, che è di 112,5 kg, classe Master 2, categoria 58,5 kg. È pronta Valeria Boi. Alzata nulla. Ci riproverà con il secondo tentativo Valeria Boi. Scena che invece sta per essere di Teresa Loi, lei classe Master 5, categoria 80 kg. Anche per lei caccia il record mondiale è di 100 kg. Lei va per i 115.
Alzata valida. Ed ecco adesso l'applauso una volta che è arrivata l'ufficializzazione della speaker. Alzata valida, oserei dire con ben poca sofferenza. È il momento di Clara Pino del Powerlifting Team Sardegna, classe senior, categoria 70 kg, tentativo da 120 kg. E anche in questo caso alzata valida. Mentre è già pronta a posizionarsi Marzia Alicicco, che arriva accompagnata da quello che dovrebbe essere il suo coach, anche Alicicco del Powerlifting Team Sardegna, classe Master 3, categoria 80 kg per il nuovo record sardo. Sul bilanciere sono 135 kg. Dubbio il tentativo, anzi no, alla fine tentativo valido senza discussione. E dunque il nuovo record sardo. E dunque è tempo di cominciare la seconda serie di tentativi con Francesca Marras prima del gruppo. Buono il primo da 60 kg, adesso va col secondo tentativo che è da 65 kg. Ricordiamo lei classe Master 2, categoria 53 kg, atleta della HUB di Cortoviano. Buona anche la seconda per Marras. Arriva Valentina Deiana, di nuovo 80 kg per lei. Il primo tentativo non è andato a buon fine, ci riprova adesso l'atleta del Powerlifting Team Sardegna. Anche qua ricordiamo classe Master 1, categoria 80 kg. E questa volta è buono. Torna Nastradoni, primo tentativo valido da 80 kg, stavolta sono 10 in più, 90 per il nuovo record sardo. Anche qua
Facciamo il riassunto: classe Master 2 categoria 58,5 kg. Atleta del Powerlifting Team Sardegna. Due su due per Anna Stradoni. Tentativo valido il suo. Dovrà superarsi di 10 kg anche Silvia Ghisu. Per lei il passaggio dai 100 del primo tentativo ai 110 di questo. Classe senior, categoria 70 kg. Appartenente al Powerlifting Team Sardegna. Va col suo tentativo Ghisu. Un pizzico di incoraggiamento al pubblico che non fa mai male. E un altro tentativo valido per lei. Secondo tentativo per Valeria Locci da HB Powerlifting. Da 110 passa a 114, classe Master 2 categoria 50 kg e mezzo. Per superarsi, dopo aver già superato quello che è il record mondiale di 105 kg. Stavolta con un pizzico di sofferenza in più, ma dovrebbe essere buono anche stavolta. Infatti, tentativo valido. E dopo Valeria Locci è il momento di Claudia Pirro, che sta andando adesso a sistemarsi, a mettere sulle sue spalle il bilanciere, che questa volta pesa 115 kg, 10 in più rispetto ai 105 del primo tentativo. Classe senior, categoria 70 kg, atleta del Powerlifting Team Sardegna. Buono il primo, buono anche il secondo per Claudia Pirro. E subito si passa a Valeria Boi. Non è andato bene il primo tentativo da 112,5 kg. Vuole rifarsi aggiungendone 2,5. L'atleta del Barbell Studio di Quarto Sant'Elena, classe Master 2 categoria 58,5 kg. Di nuovo per quello che sarebbe un nuovo record mondiale.
E anche questa volta alzata nulla nuovamente per Veaboi. Non può fare 0-0 Malapiras perché il suo primo tentativo è andato bene da 110. Sale il livello con 10 kg in più sulle bilanciere, 120 kg per lei, è esecuzione che dovrebbe essere buona. E infatti tentativo valido per Malapiras. È il momento di Teresa Loi del Powerlifting Team Sardegna con 130 kg sul bilanciere, classe Master 5, categoria 80 kg. Ne ha aggiunti 15 in più rispetto al primo tentativo Teresa Loi, ma sembra essere cavata in scioltezza anche adesso. Tentativo ovviamente valido, cambiato apparentemente quasi niente, da 115 a 130 kg per lei. Ora invece Clara Pino, anche lei va per i 130 kg dopo aver fatto 120, classe senior, categoria 70 kg, Powerlifting Team Sardegna. Tentativo valido. Tocca ora a Marcelli Cicco, che va per pareggiare quello che è il record mondiale di 140 kg, classe Master 3, categoria 80 kg. No, ma tanto i primi 10 Buono anche questo tentativo. Dunque pareggiato quello che è il record mondiale. E così si è chiusa la seconda serie, si apre subito la terza con Francesca Marras. Scamaras che ha fatto bene la prima con 60, bene la seconda con 65, va adesso per i 70.
La prova a termine, Marras con sofferenza, l'abbraccio poi a quello che dovrebbe essere il suo coach. Tentativo che dovrebbe essere stato valido, quello di Francesca Marras. Stavolta purtroppo è stato sia difficile sentire l'annuncio sia vedere quello che è stato il responso degli arbitri tra le persone posizionate lì intorno alla pedana sulla quale c'è adesso Valentina Deiana per il terzo tentativo per andare a 87,5 kg dopo aver rimediato gli 80 kg nel secondo, 80 falliti nel primo. Anche il terzo tentativo però non va bene. La Valentina Deiana che chiude con 80 kg. E allora può prepararsi Anna Stradoni che ha fatto prima 80 poi 90 e adesso va per i 100 tondi. Il bilanciere è pronto e allora arriva Stradoni. È buona anche la terza. 3 su 3 per Stradoni. Deve invece riuscire almeno in un tentativo Valeria Boi che ha fallito sia con 112,5 kg che con 115. Ci riprova con 115. E questa volta sì che è buono. Per quello che è un nuovo record mondiale non ufficiale, quello di Valeria Boi. Invece adesso aspetta Silvia Ghisu salire sulla pedana. Lei ha fatto 2 su 2 fino a prima 100 poi 110 e adesso nuovo più 12,5 sul bilanciere per un totale di 122,5 kg.
Questa volta non ce l'ha fatta, ha avuto bisogno di aiuto Silvia Ghisu. $5 kg in meno invece per il tentativo, il terzo di Valeria Locci. Oggi per lei buono 110, bene 114 e adesso ci riprova con 3,5 kg in più. E nulla da fare anche per lei. Subito pronti, reattivi, assistenti intorno a lei. Si ferma a 114. Vedremo invece se riuscirà a superarsi nuovamente Claudia Pirro, che ha fatto prima 105, poi 115 e adesso ci proverà con 127,5 kg sopra le spalle. Anzi, c'è la correzione, sono 125 kg. Quindi un'escalation di 10 in 10. Niente da fare neanche per lei. Gli ultimi 3 tentativi ho visto hanno avuto lo stesso esito. C'è stanchezza, chissà, forse anche fame, visto l'orario che è quasi di pranzo. Mara Pira sulla pedana. Vediamo se lei riesce a rendere valido il suo terzo tentativo da 130 kg, 10 in più del secondo. Sembra essere buono, intanto la porta a termine. Ed è buono, 130 kg. E poi anche l'abbraccio per Mara Piras. Terzo tentativo di Teresa Loi, 140 kg sul bilanciere dopo i primi 2 positivi da 115 e 130. Applausi per Loi, che questa volta ha faticato di più rispetto ai primi 2 tentativi, ma anche in questo caso l'alzata è buona.
Arriva ora Clara Pino sulla pedana. E anche lei va con i 140, più 10 rispetto al secondo tentativo, più 20 rispetto al primo. Chiuso l'esercizio da Pino e tentativo valido, che chiude con 140 Clara Pino. Terzo tentativo anche per Marzia Licicco, che ha fatto bene con 135, bene con 140, pareggiando quello che è il record del mondo, e adesso ci prova con 145 per andare oltre. Obiettivo raggiunto, perché il tentativo è valido. Torna Stradoni sulla pedana per il record, anche se non abbiamo adesso il suo dato. Infatti bisogna attendere. Per il record sardo un piccolo momento di confusione. Adesso Stradoni può andare per tentare il record sardo. E ci riesce, tentativo valido per lei. Questa volta sì che è il turno di Clara Pino.
Va per i 145 per fare il nuovo record sardo. Squat terminato e valido. Tentativo valido quello di Clarapino. Anche Teresa Noi ha il suo quarto squat e passa a 140 kg a 145,5 per fare il nuovo record sardo. Non ci riesce però. Necessario l'intervento degli assistenti. Si è dovuta arrendere Teresa Loi. Adesso invece ci prova Marzia Alicicco. Che ha fatto nei suoi 3 tentativi 135, poi 140, poi 145 e adesso va per i 150. È riuscita a chiudere da sola, sembrava non dovercela fare, ed è anche un tentativo valido. Unplane per Alicicco. No, momento di preparazione perché tra pochissimo si passa allo squat uomini. Non è chiaro però tra quanto. Per il momento piccola pausa per noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento.
Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa tu l'hai già fatta. No. 2, sì. Fate, ricordo che l'approccio alla zona di lavoro, le prime cadute sono proprio di ricerca della punta. Eli! Buoni in piedi! Cristian! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi rimpongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate, abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello,
Paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte lo devi dimostrare. Piccola per Marco Sanna. Tentativo ancora incerto, valida alla fine. Buona la prima per Marco Sanna. È il momento ora di Giovanni Farina, classe Teenage One, categoria 52 kg, appartenente al Powerlifting Team Sardegna. Tentativo da 80 kg. E non è andato il primo tentativo delle classe 2010. 14 anni compiuti lo scorso 23 gennaio. Un altro giovanissimo, sempre classe Teenage One, Salvatore Corbo, categoria 82 kg e mezzo.
E adesso tentativo di Lorenzo Accossu. Buona l'esecuzione di Accossu, classe junior. Tentativo da 120 kg tra l'altro. Il tentativo di Vincenzo Magrini, 130 kg. Tentativo valido. Tempo di raggiungere chili al bilanciere perché tocca a Roberto Cuccu. Classe senior, categoria 56 kg. Tentativo da 140 kg per quello che sarebbe un nuovo record sardo. Sì. Sai, controlla. Non l'avete guardato. Vabbè, dai, li guardiamo. È pronto l'atleta del New Center Sport Iglesias. Non è che mi chiede la bella. Quanto è passato? Tentativo non valido per Cuccu. Io sono... no, qua, mi conviene. 4 ne mancano. Non sembra E adesso il turno di Nicola Moretti del Barbell Studio di Quattro Sant'Elena, classe Teenage One, categoria 75 kg. Tentativo da 140 kg. Anche lui uno dei giovanissimi presenti qui oggi al Palazzetto dello Sport di Iglesias per questo ottavo campionato nazionale sardo. Tentativo tra l'altro di successo, tentativo valido il suo. Tocca ora adesso Gioele Costaggio del Powerlifting Team Sardegna, tentativo da 145 kg, classe junior, categoria 75 kg. E tentativo valido per lui, abbiamo un po' sofferto alla fine, ma l'ha portato a casa.
sulla pedana Francesco Carboni, classe Teenage 2, categoria 75 kg, bilanciere da 155 kg. Per quello che serve un nuovo record sardo. Il record sardo che sarà probabilmente, infatti esecuzione perfetta e tentativo valido. Comando, no, Dopo lui sono io. dopo lui? Aspetta, non Nicola che le fa la salto. Vabbè, Nicola che le fa la salto. Non pone in ginocchio, che niente. Il momento adesso invece di Dario Avis. Tentativo da 157,5 kg, classe junior, categoria 75 kg. Tentativo annullato. Primo tentativo anche per Roberto Deledda del Powerlifting Team Sardegna, bilanciere da 170 kg, lui invece classe junior, categoria 82,5 kg. Tentativo valido, con brivido proprio nel finale, ma il tentativo è buono. Intanto facciamo il saluto a Antonio Piredda che viene a farci compagnia quando è il momento di Gabriele Farris. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno a tutti. Oggi prima giornata di squat. Ora è il turno di Gabriele Farris in pedana accompagnato dal coach Giuseppe Manca. Vediamo un po' cosa combina. Bilanciere caricato a 195 kg. Vediamo, si setta, passo solido, aspetta i comandi dell'arbitro. Vediamola a fondo, molto convincente, bellissima, bellissima alzata, profondità ottima, davvero una bella linea di spinta, bravo. Un'ottima alzata allora per Gabriel Farris. Velocemente facciamo anche un commento su quello che è l'andamento fino a qua, anche delle donne degli squat. Allora, diciamo che il livello è molto buono, diciamo per essere comunque una gara a carattere regionale si sono visti bei numeri, si sono visti 140 di squat, si sono visti atleti anche, credo un Master 5 comunque che avevano fatto bei chili, parlo di Teresa Loi che ha fatto davvero una bella gara, quindi diciamo in generale un livello molto, molto alto e soprattutto anche nelle categorie leggere si sono visti bei chili, quindi diciamo che il livello per essere una gara regionale non è basso assolutamente, quindi belle alzate, molto pulite, anche i caricatori e gli arbitri sono stati bravi, c'è stata ovviamente una prima fase di incertezza all'inizio, poi è stato risolto tutto e infatti adesso la gara sta procedendo bene. Ora è il turno di Lorenzo, vediamo cosa combina, bilanciere caricato a 205 kg. Lorenzo Spano del Powerlifting Team Sardegna, classe junior, categoria 82,5 kg, così facciamo presentazione completa. Esatto, vediamo cosa combina. Anche lui della palestra di Posada, molto bella questa alzata, bella convincente. Molto bella, dovrebbe essere valida senza problemi, infatti 3 su 3. Adesso c'è il facimento di Giovanni Lai.
Dovrebbe essere intorno ai 210 kg, magari qualcosa. 210 infatti vedo dalla grafica. Sì, confermiamo 210, anche lui Powerlifting Team Sardegna, classe Teenage 3, categoria 100 kg. Questo ragazzo è estremamente giovane, molto forte. Stiamo parlando di un T3, quindi tra i 18 e i 19 anni. Se parli 210 kg comunque inizia a essere già un peso impegnativo, vediamo cosa combina. Ho parlato con l'allenatore prima, che è Gianni Corrias, mi ha detto che comunque si allena da poco tempo, però già i numeri che porta in pedana sono già importanti. Vediamo cosa combina. Walkout, rimane fermo, aspetta i comandi, riceve il comando, molto bravo, un po' di incertezza però dovrebbe essere buona. Ha toccato il rack in discesa, quindi la prova è nulla anche se sono stati spinti bene. Qui l'errore è stato che non è andato abbastanza indietro quando ha staccato il bilanciere, quindi per questo motivo diciamo ha toccato il rack in discesa e quindi l'alzata è stata ritenuta nulla. Quando si tocca il rack in discesa l'alzata è sempre nulla, quindi ricordiamolo. Ed è così perfetta la spiegazione, ce l'abbiamo, mentre comunque non è tanto il tempo di fermarsi perché si va avanti e si va con la seconda serie di tentativi che apre Marco Sanna, anche lui uno giovane comunque, classe junior, ripetiamo categoria 100 kg, primo tentativo che non è andato e adesso ci riprova col secondo, da 70 però sale 80. Esatto, ricordiamo Marco in questa gara è infortunato, quindi non sta facendo i chili che potrebbe fare, perché in allenamento ha fatto anche 2,52,5, quindi ben altri chili, però sta facendo la gara giusto per onorare la pedana. Vediamo cosa combina. Tanto la pioggia ci fa compagnia con questo suono di sottofondo. Diciamo che sono cariche che non usa praticamente neanche per il riscaldamento. Vediamo, molto bravo, e questa volta non ci dovrebbero essere problemi. Velocità imbarazzante ovviamente. Vediamo, credo che sia nulla per affondo, non capisco perché abbiano dato la nulla. Allora, noi siamo messi di profilo, quindi è un po' più complicato vedere certe cose, però la sensazione è che fosse un'esecuzione ben fatta. Allora, diciamo una cosa, questa angolazione è la migliore per vedere la profondità, perché vedi sia l'anca che praticamente il ginocchio, quindi da lì puoi valutare meglio la profondità. L'unico problema è che avendo il giudice davanti la visuale viene oscurata, quindi diciamo che abbiamo un oggetto, tra virgolette, una persona fisica in mezzo, quindi ci risulta difficile verificarlo. Ora è il turno di Giovanni Farina, ricordiamolo, questo ragazzo dovrebbe avere sui 13 anni, quindi giovanissimo, bella spinta, sono 80 kg comunque per un ragazzo che pesa credo 44-45 kg, quindi comunque un bel carico e fa presagire bene per il futuro. Giovanissimo, e stavolta tentativo assolutamente valido, dopo il primo che invece non è andato. Essere il turno di Corvo, scusate, di Salvatore. Sì, qua ci siamo spediti molto bene prima, tra l'altro Salvatore Corvo, che aveva, se ricordo bene, ha fatto 120 kg al primo tentativo. Ok, allora in seconda 103, no, allora ha fatto 115 e va a 122,5, quindi un salto di 7,5 kg rispetto alla prima. Anche lui dalla palestra della Meccanica Barbell. Vediamo cosa combina. Tra l'altro 14-15 anni, però insomma fisicamente già ne ha. No, ci sono un sacco di ragazzi giovani che hanno un buon telaio, diciamo, come si dice in gergo. Aspetta i comandi, vediamo, molto buona la profondità qua. Allora secondo me non è valida perché è risceso leggermente il bilanciere. Peccato perché la spinta era molto buona, però si è incasinato un po' quando è sceso giù. Lì può capitare, molte volte magari è un po' una questione mentale, perdi un po' la spinta, perdi un po' la linea, ti sembra magari che il peso sia molto più pesante di quello che è, ti incasini e poi non spingi in maniera ottimale. Potrà comunque rifarsi nel terzo tentativo. È un peccato perché comunque si vede che ha margine, a chili in più, però ovviamente i difetti tecnici arrivati a certi carichi possono risultare, tra virgolette, letali e ti fanno sbagliare poi l'alzata. Tu lo conosci, se sei la prima gare per lui? La prima gara, lo conosco perché io sono il presidente del Powerlifting Team Sardegna, quindi praticamente gareggiano con me. So che la prima gara comunque, quindi diciamo che c'è ancora molta ruggine da togliere, da rodare un attimino. Infatti diciamo che lo scopo di queste gare, oltre che per chi è già fermato, magari cercare un personal record o comunque comportarsi bene in gara, e anche per rompere un po' il ghiaccio, per aumentare la confidenza con la pedana. Questo diciamo è l'obiettivo.
Intanto sta per essere il momento di Lorenzo Accosso, che ha fatto bene con 120 nel primo tentativo, adesso ci riprova, cioè prova a superarsi arrivando a 130, anche lui comunque giovane, classe junior, categoria 67,5 kg. Vediamo cosa combina, 130 kg comunque a 66 kg, comunque si iniziano a essere chili, 67,5 comunque, vediamo un po'. Siamo intorno ai 2 per body weight, quindi dai, inizia ad essere un chilo interessante. Vediamo cosa combina, aspetta i comandi dell'arbitro, li riceve, molto bravo, qui va leggermente avanti, però rimane bravo in spinta. E infatti li viene convalidata. Allora, un'altra cosa importante da sottolineare durante lo squat è che l'utilizzo di una scarpa col tacco o senza tacco cambia, perché sostanzialmente avere la scarpa col tacco aumenta la mobilità della caviglia, è come se sostanzialmente diciamo la mobilità della caviglia sia sfalsata, perché io avendo un rialzo è come se aumenti la mobilità della caviglia. Questo permette a certi atleti di scendere di più nello squat, ad altri di scendere di meno, però in linea generale può essere un tool utile per chi non ha molta mobilità. Io uso una scarpa col tacco alto perché questo mi permette di scendere di più. Ovviamente questo, se io uso una scarpa, esempio il ragazzo che c'è adesso in pedana ha una scarpa piatta, se riesco a rimanere in spinta con una scarpa piatta, normalmente diciamo la spinta rimane più uniforme, però dipende ovviamente da caso a caso. Ora è il turno di Magrini, anche lui del Powerlifting Team Sardegna, se non ricordo male anche lui prima gara, seguito da Ananio Manca in pedana. Vediamo, aspetta i comandi, che va per i 135, dove ha fatto bene prima con i 130. molto bravo qua. Allora notate che come è sceso ha leggermente tallonato l'alzata. Cosa vuol dire? Che il bilanciere ha svirgolato leggermente indietro andando sul tallone. Molto bravo, comunque c'è molto margine, però a maggior ragione pur con un errore tecnico si vede che comunque il ragazzo sta diciamo andando bene, può dare ancora di più, quindi molto bravo. Ora dovrebbe essere il turno di Roberto Cuccu. E qua invece qualcuno un po' più esperto, se mi confermi. Parliamo di classe senior, categoria 56 kg. Al peso di 56 comunque sono anche questi chili importanti, perché stai parlando comunque di uno che tra gira e rigira è quasi a 3 per body weight, quindi comunque chili di tutto rispetto. Ricordiamo che mettersi 3 volte il proprio peso corporeo sullo squat significa che evidentemente la palestra un attimino l'hai masticata, perché iniziano ad essere chili importanti. Seguito in pedana dovrebbe essere dal coach Luca Orru, che conosciamo tutti e vedremo all'opera domani sullo stacco. Vediamo un po' cosa combina, 140 kg, stacca bene, rimane teso, aspetta i comandi dell'arbitro, li riceve, vediamo la profondità, molto buona profondità, spinta molto buona, molto bella, alzata molto convincente, questa mi è piaciuta molto, bravo, bella seconda prova e ci lascia presagire anche un bel margine per la terza prova, quindi vediamo un po'. In questo caso di quanto può salire? Secondo me vedendola così anche 10 kg di margine, però ovviamente dipenderà anche dal coach, vedendo un attimino come si comporta, che cosa vuole fare. Ricordiamo che ha ripetuto il tentativo di entrata, perché i 140 sono nulli in prima e lui li ha rifatti, quindi io mi aspetto una chiamata a 150 che poi è quella che arriva. Con Luca ci capiamo, dai. Bravo. Ora è il turno di Moretti Nicola con 147,5. Lui è un altro di quelli giovanissimi, classe Teenage 1, categoria 75 kg, prima 140 con successo, stavolta 147,5. Ok, vediamo un po'. Lui è della Barbell Studio di Quartu Sant'Elena, 147,5, belli solidi, vediamo cosa combina, molto bella la discesa, anche qua la linea è buona. Bella, vedete proprio come il bilanciere, poi vabbè voi magari non avete la nostra inquadratura laterale, però si vede proprio che il bilanciere dovrebbe fare astrattamente una linea dritta, più è dritta la linea più significa che la spinta è omogenea e compatta, e quindi ovviamente diciamo l'alzata da un punto di vista puramente tecnico è migliore. Questo diciamo è uno dei parametri per diciamo valutare uno squat. Insomma, esecuzione che non ha lasciato dubbio, ovviamente valida. E adesso arriva il momento di Gioele Costaggio. Anche lui della squadra, non è la prima gara perché Gioele, se non ricordo male, ha già fatto un'altra o altre 2 gare. Vediamo cosa combina. 152,5. Nuovo record sardo. Vediamo allora, il primo è andato bene con 145. 7,5 di rialzo, visto l'entrata a 145 che dovrebbero essere nelle sue corde. Vediamo, aspetta i comandi, vediamo se è lucido. Molto bella la discesa, facilissimo. Anche qua
probabile ci sia una decina di chili di margine, anche se avete notato, non vabbè, poi è sempre il discorso dell'inquadratura, si nota leggermente che va sulle punte in risalita, però lì potrebbe essere anche un discorso di sbilanciamento, come arrivi certi carichi e scendi un po' troppo. Però dal volto sembrava averli sentiti, quei 7,5 kg in più. Diciamo che magari uno può avere delle sensazioni interne di un certo tipo, però esternamente vedendoli così secondo me il margine c'è, lì dipende un po' dall'atleta, ci sono magari certi atleti che sono più esplosivi tra virgolette, anche più dinamici, che riescono un attimino ad attivarsi meglio, invece altri atleti che hanno più difficoltà. Ora è il turno di Francesco Carboni, vediamo cosa combina, 162,5, anche questo è un bel carico, anche qua 7,5 kg, qua molto brutta la dinamica, qua ha sbagliato perché non è rimasto col bilanciere, se l'ha lanciato indietro. Allora questo è importante prima di tutto per non ledere la salute degli spotter e la salute degli atleti. È importante quando si sbaglia un'alzata non lanciare il bilanciere indietro, perché se io lancio il bilanciere indietro cosa succede? Ora rischio di far male agli spotter e poi rischio di farmi male io, perché se io rimango incastrato per qualsiasi motivo con le braccia, oltre al rischio di farmi male ai polsi, ai gomiti eccetera, rischio anche di infortunare gli spotter dietro. Tant'è vero che vedete gli spotter stanno facendo una fatica perché devono riscaricare il bilanciere, rimetterlo su e poi ricaricarlo. Quindi diciamo è importante mai lanciare il bilanciere all'indietro, perché si rischia sempre di creare una problematica. Sempre meglio rimanere col bilanciere, un attimino arrivano gli spotter e sali col bilanciere. Magari scatta un po' di panico come ti va sopra. Che in generale visivamente, se uno ci pensa, le alzate del powerlifting sono un po' killer. Da un lato c'ho la panca dove c'è un peso davanti che mi vuole uccidere, dall'altro c'ho lo squat che c'è un peso dietro che mi vuole uccidere, quindi diciamo che le reazioni possono essere istintive, però uno deve riuscire a mantenere il sangue freddo, rimanere lucido. Hai comunque 5 spotter in questo caso, comunque sono ragazzi svegli, rapidi, reattivi, che ti possono aiutare e quindi andarti a soccorrere nella situazione. Quindi in questo caso bisogna un attimino essere lucidi, rimanere col bilanciere e poi ci sono gli spotter che ti aiutano semplicemente. E intanto gli spotter stanno completando la sistemazione del bilanciere. Adesso è il momento di Dario Abis, che ha fallito il primo tentativo da 157,5 kg, riparte aggiungendo 5 in più e passando a 162,5. Vediamo cosa combina anche lui, accompagnato in pedana da Gabriel. Vediamo, anche lui una bella struttura fisica. Poi ovviamente a livello di attrezzatura non so se avete visto, ma ci sono persone che usano le ginocchiere e altre che non le usano. Ovviamente anche l'utilizzo delle ginocchiere innegabilmente ti dà un vantaggio sia in termini di sicurezza sia in termini di chili, quindi diciamo che sono anche questi fattori da considerare. Aspetta il comando dell'arbitro, vediamo, gli dà il comando dello squat, vediamo la profondità, dubbia la profondità, vediamo cosa dicono. 2-1, quindi risulta valida. Vista da qua mi sembrava un pochino alta, però ovviamente dipende sempre, infatti il coach gli dice scendi leggermente di più, anche per me era leggermente dubbia, però probabilmente uno la pensa come te. Sì, diciamo che allora ci sono diverse visioni, alcuni nel dubbio danno, tra virgolette, favorrei quasi possibilità al malcapitato di turno di discolparsi e avere la valida, altri no, però in linea generale secondo me poteva starci, cioè abbiamo visto di peggio, dai, comunque ci poteva stare, quindi non male. Ora dovrebbe essere il turno di Roberto Deled, anche lui della palestra di Posada, vediamo cosa combina, accompagnato in pedana da Nannio Manca. Roberto ha già fatto gare, quindi comunque è un ragazzo che ha già esperienza, vediamo cosa combina. Intanto vediamo cosa combina. Cerchiamo, abbiamo più i suoi dati, però tutto sull'azione. Un bel rialzo di 10 kg rispetto alla prima. Vediamo se aspetta i comandi. Aspetta il comando dello squat, molto convincente. Qua è stato un peccato perché come è sceso, se avete notato, è andato leggermente sul tallone, poi è andato avanti leggermente sull'avampiede. È un peccato perché la spinta ce l'ha. Secondo me adesso dovrebbe riprovare lo stesso carico, ce li ha, semplicemente non deve andare fuori spinta. Adesso dovrebbe essere il turno di Gabriel Farris. Gabriel Farris che dovrebbe questa volta andare sui 202,5 kg
7,5 in più rispetto al primo tentativo. Anche lui un giovanissimo tra i 16 e i 17 anni, categoria 82,5 kg. Insomma, la bellezza anche di giornate di sport come queste è che veramente c'è l'incontro di più categorie. Adesso il ragazzo del powerlifting team Sardegna può prendere il posto sulla pedana. Ricordiamo tra l'altro T2, quindi di 16-17 anni, anche questi sono chili assurdi, chili della Madonna, 202,5 comunque. Vediamo cosa combina. Ormai anche il livello in generale, il livello degli junior, dei teenager è altissimo, anche perché comunque i ragazzi si approcciano molto prima allo sport, cosa che prima era molto bravo qua, molto bravo. Vedete anche qua lo sticking point, tradotto letteralmente sarebbe punto vischioso, punto in cui il bilanciere decelera. È stato bravo perché ha continuato a spingere. Invece diciamo che molte persone, cosa succede? Quando diciamo c'è lo sticking point, diciamo si spengono. Invece è sbagliato, finché il bilanciere continua a salire io devo continuare a spingere, perché se l'inerzia è positiva poi riesco a chiudere l'alzata. Se invece ovviamente si ferma, lì in quel caso è un problema, perché se si ferma poi diventa quasi un oggetto inamovibile e ovviamente scendo con lui. Però in linea di massima qua è stato molto bravo perché ha continuato a spingere. Qua c'è un rialzo tra l'altro di 5 kg che ci possono stare, secondo me se azzecca bene il punto li fa tranquillo. Ora il turno di Lorenzo Spanu, 215 kg per lui, ragazzo junior, anche lui bei chili comunque. Eccolo che se la gioca col più 10 in confronto al primo, dal 205 al 215. Standard come chiamate nello squat sono 10, 12,5, anche 15 delle volte. Lo stack ovviamente invece permette chiamate più aggressive, anche 20 kg, dipende un po'. Vediamo cosa combina Lorenzo, anche lui prima gara, ragazzo molto forte, vediamo cosa tira fuori dal cilindro. Allora, walkout, aspetta i comandi, gambe tese, aspetta il giù dell'arbitro, vediamo cosa combina. Facilissimi, imbarazzanti questi. Vediamo cosa combina. Dovrebbero essere validi e sono validi. Esecuzione perfetta per Lorenzo Spanu, che tra l'altro potrebbe essere anche come peso da record sardo. Sì, no, credo che sia già record, perché 2,15 se non ricordo male era uscita la grafica, dovrebbe essere record, quindi comunque stiamo parlando di un ragazzo molto forte. Ricordiamo invece qua c'è Giovanni che riprova, no, c'è un aumento di 10 kg rispetto ai 2,10, se non ricordo male ha sbagliato il re-rack. Vediamo un attimo cosa combina. Sono alla sua portata, però qua deve essere lucido. Non ha sbagliato il re-rack, ricordiamo ha toccato i pin. Infatti se vedete fa dei passi leggermente più lunghi, adesso dovrebbe essere più tranquillo, vediamo. È una forza disumana, vediamo un attimo, quasi che dovrebbero esserci 2-1 ci sono. Allora notate una cosa qua, la discesa è rimasta un po' strozzata, perché cosa è successo? È sceso, a un certo punto ha anticipato un po' la risalita perché non è sceso tutto, non ha caricato bene e quindi si è ritrovato un po' il peso avanti. Ovviamente è estremamente forte ragazzo, altrimenti non li recuperi, e quindi è andato leggermente sulle punte ed è riuscito a recuperarlo, però è un'alzata in gergo più che di gamba, un'alzata di schiena. In questo caso è stato bravo a chiudere comunque l'alzata, però fa capire il margine che c'è effettivamente. Infatti credo che chiamino 5 kg in più, vediamo un po'. Tra l'altro adesso mettono Giovanni Farina, però dovrebbe cominciare da Marco Sanna. Sì, però Marco ha fatto un aumento da 80 a 100 kg, quindi ovviamente sempre in ordine di caricamento del bilanciere, quindi fa 90, 100 e così via. Quindi vediamo un po'. Ora è il turno di Giovanni Farina che non vedo in pedana. Forse non se l'aspettava la chiamata così presto. Infatti sta entrando adesso. E allora ricordiamo, primo da Gianni anche lui, vediamo. Dovrebbero essere 90 kg, quindi un aumento di 10 kg rispetto alla prima prova. In questo caso però c'è un caricamento sbagliato perché questi sono 100 kg. E qua insomma un po' la timidità, chi è convinto che arrivasse Marco San. Può capitare che la grafica comunque inganni un attimino, in questo caso lo sbaglio è stato che ci sono caricati 100 kg, invece lui deve fare 10 in meno. E tra l'altro c'è l'altezza che credo è ovviamente sbagliata, perché ovviamente quando esce una grafica esce la grafica inerente all'altezza e ai chili. In questo caso se è sbagliato è sbagliato. Quindi adesso stanno un attimino riassettando. Dovrebbero mettere il bianco, vediamo un po'. Dovrebbero mettere bianco, nero e blocco.
fatto il caricatore, quindi qualcosina me la ricordo, dai. E infatti arriva il bianco, arriva il nero, arriva il blocco e sono caricati 90. E adesso ci siamo, ricordiamo, primo tentativo fallito con 80 kg, poi però tentativo valido, sempre 80 kg nel secondo, adesso finalmente può salire a 90, forse non era l'obiettivo finale però 90. Ovviamente sbagliare l'entrata ti porta sempre a un dilemma aristotelico, il discorso è aumento e rischio oppure tengo lo stesso peso. Io sono per la linea conservativa, in questo caso è un peccato perché si è lanciato completamente in buca senza diciamo avere un'idea di discesa, però stiamo parlando comunque di un ragazzo che non ha neanche 13 anni, quindi diciamo siamo sicuri che nelle prossime gare porterà ben altri chili e ben altri risultati. Vediamo un po', adesso è il turno di Marco Sanna che riprova, anzi con un aumento a 100 kg. Ricordiamo che Marco, per chi si fosse collegato adesso, è infortunato, quindi diciamo sta facendo questa gara nettamente sotto le proprie possibilità, giusto per onorare la pedana. Peccato, purtroppo succede anche quello comunque nella preparazione dello sport, che può capitare che uno possa incorrere in infortuni. Ma a questo punto, per fare una gara che tu tanto non sei in grado di disputare al meglio delle tue forze, non è conveniente non rischiare, riposare in questo caso? Allora, partiamo dal presupposto che stiamo parlando di un ragazzo che ha 2 volte e mezzo questo carico, quindi è un carico che non è neanche, non è allenante, è proprio un carico talmente basso che ci può stare farlo. Cioè, da un lato è un modo per onorare la pedana, per far vedere che comunque io ci sarei voluto essere, ho fatto di tutto per esserci e sono qua, diciamo questo. Però ovvio, se uno sta veramente male evita. Vediamo che cosa combina qua, molto bravo. Questa dovrebbe essere valida senza problemi, infatti 3 bianche. Bravo Marco. Ovviamente è molto amareggiato Marco perché può fare altri chili, gli auguriamo di fare altri chili e di usare più testa le prossime volte. A quanto può arrivare lui? Allora, detto, conta che si allena da me, si allena nel mio garage, quindi lo conosco. È per quello che vogliamo saperlo. Allora, diciamo che ha le carte in regola per fare numeri importanti secondo me, però delle volte le carte bastano o non bastano, bisogna avere la testa, bisogna avere la costanza, bisogna avere anche la capacità di capire che bisogna fare dei passi indietro per poi salire ancora di più, quindi molte volte in generale anche per chi ascolta è importante avere dei progressi duraturi nel tempo anche se non molto elevati, quindi meglio fare magari 10-15 kg ogni gara, per dire, rispetto a fare magari 40 in una gara, rimanere infortunato e non fare 2 gare, per come la vedo io. Quindi diciamo, spero che questa esperienza gli serva per diventare più forte, però come ho sempre detto e come gli dico sempre, ha la testa per fare bei chili. Ora è il turno di Salvatore Corbo che rifà il carico di prima. Molto bravo, vediamo. E 3 bianche per lui, vediamo. Insomma, anche in questo caso più conservativo dopo l'errore. Sì, anche lì il discorso è che è difficile rimanere lucido quando sei in pedana, perché comunque hai 1000 pensieri, l'emozione. Quindi diciamo che bisogna sempre rimanere con la testa attiva. Poi, per come la vedo io, la pedana è retributiva, nel senso che se io mi alleno bene, faccio le cose con la testa, faccio le cose bene, mi ridà quello che io le do. Quindi l'allenamento deve essere sempre in funzione della pedana. Io mi alleno bene per performare bene. Se io mi alleno male, sono non metodico, sono un po' superficiale, ovviamente la pedana mi restituirà quello che gli do. Quindi da questo punto di vista è importante poi riportare in pedana quello che si fa durante gli allenamenti. Ora invece abbiamo Lorenzo Accossu, lui ha fatto 2 su 2, però prima 120, poi 130 e la terza tentativa con 140 kg, classe junior categoria 67,5 kg. Vediamo. Qua sempre 10-10-10 standard come aumento. Giudice dallo squat. Molto bravo. Notate una cosa, a un certo punto della discesa c'è proprio un vuoto, poco prima che arrivi in buca c'è un vuoto dove lui affonda. È stato molto bravo perché praticamente è come se abbia recuperato da zero. Molta spinta, però ovviamente anche qua c'è margine, piano piano sono sicuro che magari qualche piccolo aggiustamento tecnico se li porterà a casa. Adesso il turno di Vincenzo Magrini con un aumento di 5 kg. Vediamo cosa combina, accompagnato in pedana da Ananio Manca. Anche qua insomma li conosci bene? Sì, sono vicini, sia geograficamente che come persone, diciamo, abbiamo un rapporto molto stretto. Vediamo cosa combina. Fucina di talenti, ricordiamo la palestra di Posada, un sacco di ragazzi molto forti. E poi vabbè, 2 allenatori di eccezione come Ananio Manca e Giuseppe Manca, che fratelli Manca sono sinonimo, diciamo, di powerlifting in Sardegna. Molto bravo qua, anche lui
qua, è stato bravo a recuperare l'alzata, non era scontata questa, non era scontata, però è rimasto in spinta, alla fine ha portato a casa un bel risultato. Velocemente perché si passa di nuovo a Roberto Cuccu. Cuccu che ha sbagliato il 140, poi si è rifatto, adesso qua vicino a noi che si prepara a salire a 150, quindi 10 più che era, insomma, forse anche meno di quello che avrebbe raggiunto anche lui. Stesso discorso di prima, il problema è che quando sbagli l'entrata, per come la vedo io, la penso esattamente come Luca, io faccio sempre rifare lo stesso peso, a meno che non sia un peso talmente facile proprio se sbaglio perché non seguo il comando, in quel caso magari posso fare un aumento, magari non di 10 kg preventivati ma di 5, però ti va a falsare un po' il percorso che vorresti fare. Da un punto di vista astratto, diciamo, nel mondo ideale io dovrei entrare intorno al 90-92%, 97%, 100% del vecchio massimale in seconda e poi provare il PR in terza. Questo diciamo che dovrebbe essere il percorso ideale durante una gara, però come la vita, le gare, diciamo che il percorso ideale non esiste, quindi può succedere sempre di tutto. Però chiude bene Roberto Cuccu perché i suoi 150 li ha portati a casa. Sì, assolutamente, molto convincente, molto bravo. Adesso è il turno di Nicola Moretti, 155 kg, anche qui aumento standard di 7,5 kg tra una prova e l'altra, ci sta. Vediamo che cosa combina. Della Barbell Studio, Nicola. Eh sì, costante nella sua salita. Un altro giovanissimo lui, ma insomma un bel profilo per la Barbell Studio. Certo, comunque stai parlando comunque di un ragazzo 14-15 anni, cioè ricordiamo che comunque in questo sport la longevità esiste, quindi ovviamente più uno inizia giovane più ha possibilità anche di fare certi numeri e di essere competitivo. Molto bravo qua, vedete qua a un certo punto a metà risalita c'è stato un piccolo sticking point, ma lui è stato bravo a continuare a spingere, tant'è vero che una volta superato il sticking point la chiusura è stata molto esplosiva, quindi molto bravo qua. Ora è il turno di Gioele, 165 kg, aumento di 12,5 kg qua rispetto ai 7,5 precedenti, quindi comunque è un aumento di tutto rispetto. C'era margine, quindi diciamo che potrebbe fare. Malmenato da Sara prima di entrare in pedana per farlo svegliare un attimo. Vediamo che cosa combina. Anche lui della palestra di Posada che oggi porta davvero tanti atleti. Anche lui, notate, scarpa piatta, All Star, che è un grande classico powerlifting, le usavo anche io, quindi sono particolarmente affezionato a livello emotivo a queste scarpe. Vediamo cosa combina, rimane solido, aspetta i comandi dell'arbitro, vediamo. Molto bravo qua, chiamata giusta, molto bravo, 3 bianche per lui, qua è stato estremamente bravo. Anche col brivido per risvegliare il pubblico che in effetti negli ultimi minuti era molto tranquillo. Un po' assopito, c'è stato un attimino di... Allora, ora è il turno di Carboni che prima ha fatto uno squat suicide che di poco si porta via caricatori, speriamo che adesso rimanga un po' più tranquillo perché secondo me ce li ha, però deve rimanere un po' più concentrato. Tra l'altro esatto, un aumento di 2,5 kg rispetto alla prova precedente, vediamo. Cosa importante è che non si sfili dal bilanciere e rimanga lì. Qua ricordiamo, abbiamo a che fare con un 16enne, classe Teenage 2, quindi un adolescente. Molto bravo qua, vedete come ce li aveva anche prima, però ricordiamo quando scendi vuoto tu non riesci a caricare bene, è ovvio che poi hai difficoltà in uscita dalla buca, perché è come se fosse un elastico sostanzialmente, io devo caricare la discesa perché poi la risalita è sempre figlia di una buona discesa. Se io riesco a caricare bene ovviamente avrò uno squat diciamo di livello che mi permette di alzare certi carichi. Se svirgolo la discesa, sbaglio punto d'appoggio, comunque faccio qualche fregnaccia, mettiamola così, durante l'alzata, ovviamente il ritorno non sarà di livello ma sarà diciamo un'alzata più difficile. E adesso invece Dario Abis che dopo il primo tentativo non è andato bene, si è rifatto con 172,5, adesso va a 167,5. Sì, aumento di 5 kg, anche questo onesto, vediamo cosa combina, anche prima c'era un po' di margine, vediamo. Tanto si sentono commenti dietro che
fanno sempre piacere, aggredire il bilanciere si sente molto bene. Qua peccato, profondità dubbia, avevo avuto un po' il sentore. E infatti ti hanno dato ragione stavolta. Sì. E diciamo che il discorso della profondità è sempre un grosso limite, perché diciamo che in gergo diciamo che tra uno squat al parallelo e uno squat sotto il parallelo possono ballare anche 20 kg, quindi è ovvio, se scendo di meno faccio di più, banalmente, quindi è ovvio che io devo pretendere la cosciata completa, perché è quella che mi permette poi di fare certi carichi e di essere poi diciamo in linea con le regole canoniche che ci permettono di fare l'esercizio. Ora il turno di Roberto De Ledda, 185 kg, aumento di 5 kg rispetto ai 180 precedenti. Ce li aveva anche prima Roberto, adesso si deve un attimino concentrare secondo me e li porta a casa, però deve essere più focusato. Vediamo, anche lui scarpa piatta. Vediamo, stacca solido, bravo qua, passo, aspetta i comandi dell'arbitro, prende aria. Qua facili, però secondo me non ha preso la profondità. Vediamo, peccato, era per la seconda volta consecutiva. Le terze soprattutto, perché diciamo c'è un istinto di conservazione che ci porta molte volte a non scendere. È un peccato perché la spinta è forte, la spinta è solida, però può capitare che delle volte magari un po' la paura, un po' il non essere avvezzi a certi carichi ci porta a sbagliare e comunque a fare determinate cose che non vanno bene. Ora invece Gabriel Farris, per continuare a superarsi, prima ha voluto aggiungere 7,5 kg da 195 a 202,5, stavolta diciamo un po' meno, 5 kg, però comunque parliamo di 207,5 kg per un ragazzo di 17 anni che ne pesa 82,5. Come ti ho detto, iniziano ad essere bei chili, seguito in pedana da Giuseppe Manca. Poi comunque ragazzo alto, sicuramente questa non è la sua categoria perché dovrebbe mettere un po' su di carne, perché è un po' magrolino, però comunque stai parlando di un ragazzo di 16 anni, 17, quindi diciamo che il margine è molto molto elevato. Vediamo, molto bravo qua, rimane spinta, bravo, questa è una bella alzata, bravo, abbraccio al suo allenatore, tanta roba qua. Questa è stata chiamata chirurgica da parte del coach che gli ha permesso di fare quello che doveva fare. Bravo. Adesso dovremmo essere alle ultime due. Se non ricordo male, sì. Perché c'è il turno di Lorenzo Spanu e poi il turno di Giovanni Lai. A meno che, ricordiamo, ci siano delle quarte prove. E in quel caso ci sarebbe un'alzata successiva, però vediamo un po'. Tanto chiudiamo alla grande con un bel 223-225 kg, mezzo in più, poi arriverà la grafica ufficiale. Come direbbe qualcuno, not too bad, non male. Vediamo un po'. Ce li ha, secondo me ce li ha, però anche qua ce li ha se fa le cose come vanno fatte. Vediamo. Noi andiamo a... Allora, turno di Lorenzo, stacca solido, rimane duro, aspetta i comandi dell'arbitro. Vediamo un po'. Molto bravo, cannonata. C'è margine, bravo. No, non ha aspettato il comando. Mi ha mandato la cosa avanti. Perché lui ha un polso dritto, perché il resto c'è una vite, quindi quando scende vuole. Ok, mi spiegano che praticamente ci può ingannare a profondità perché avendo un problema al polso, da un lato sostanzialmente sembra che scenda di più e invece dall'altro lato twista in gergo, ovvero ruota, e quindi dall'altro lato probabilmente non è sceso, quindi è questa la causa delle nulle. Ovviamente da qua non potevo vederlo, è un peccato perché spinta clamorosa, però purtroppo la profondità, come detto prima, fa parte. E lì è un problema fisico perché se c'è una vite nel polso non è che ci possa fare qualcosa, quindi. E adesso Giovanni Lai per 225 kg di bilanciere, 5 in più rispetto al secondo tentativo. Allora Giovanni secondo me ce li ha, però deve fare le cose fatte bene. Allora fa un bel walkout adesso, tranquillo, vediamo un po' cosa combina. Aria, madonna, peccato qua.
però è stato bravo a rimanere col bilanciere. Anche qua, se notate, no, a un certo punto va tutto avanti, si sbilancia e ovviamente li devi fare di schiena arrivati a un certo punto, però stiamo parlando comunque di un ragazzo che si allena da pochi mesi, ha fatto 2,20 di squat, cioè con calma, cosa gli danno da mangiare a questi? Oh. Comunque dai, molto bene, piano piano sono sicuro che si prenderà ben altri chili anche lui. Quindi fine del flight, adesso aspettiamo un po' l'inizio del flight successivo. Non ci dovrebbero essere quarte prove. Sì. Forse c'è un 125 di corvo. Ah, sì. E come anticipato, sta arrivando il suo momento. Vai Corvo! Sì. Due quarte prove, una 125 e una 160, vediamo un po'. Anda benissimo, aspetta ma poi alzate il corpo. Vediamo. Anche lui un miglioramento di 2,5 kg rispetto alla precedente alzata. Vai Corvo! Anche qua molto bravo a rimanere in spinta. Dovrebbe esserci. No, peccato. Anche qui è sempre il discorso, i giudici possono sbagliare, per carità, è tutto, però la visione cambia, nel senso che ovviamente da lontano uno ha una percezione, da vicino un'altra percezione. Ovviamente il più svantaggiato in assoluto è sempre l'arbitro centrale, perché centrale non vedi assolutamente nulla, vedi soltanto le ginocchia, ti immagini quella che potrebbe essere una profondità, ma a meno di profondità con proprio il sedere per terra risulta difficile comunque, tra virgolette, trovare il pelo all'alzata, quindi diciamo che questo è una problematica, però anche questo fa parte dello sport, tant'è vero esistono 3 arbitri proprio per quel motivo. E invece Roberto Cucu può andare per quei 160 che probabilmente erano nel piano iniziale. Esattamente, nel piano iniziale magari era una terza prova, ovviamente qua ha l'opportunità di chiamare la quarta e lo fa, sempre accompagnato in pedana da Luca Orru, che mi ha detto già essere in hype per domani e vuole fare i numeri di stacco. Non diciamo nulla, vediamo domani. Allora, molto bravo qua, molto solido a staccare, aspetta i comandi dell'arbitro, riceve il comando, carica bene la discesa, molto bella, fa anche un mezzo fermo, peccato qua, perché ha fatto praticamente un mezzo fermo e quello l'ha fregato. Ecco, perché ovviamente se io faccio un carico massimale e faccio un mezzo fermo giù mi sto complicando la vita, è come se mi stessi mettendo un po' un cappio al collo e ovviamente è molto molto complicato. Se li faccio in questo caso probabilmente non è un massimale, perché non farei quella tipologia di fermo ovviamente. Quindi finisce il flight, adesso aspettiamo l'inizio del quarto flight. Quanto ci vorrà? Penso sui 5 minuti, forse partiranno addirittura subito, vediamo un attimino cosa combinano. Cerchiamo di capire allora quella che è la situazione. Forse c'è qualcuno è già pronto, mi sembra che ci sia già tutti pronti. Non potrò commentarlo perché ho un atleta in questo flight, quindi vi manderò qualcuno a fare le mie veci o comunque ad aiutare, in modo tale da poter continuare la telecronaca. Io penso comunque massimo qualche minuto si partirà, anche perché siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia. E allora ti ringrazio per averci fatto compagnia, anche per un paio di spiegazioni che ha messo il commento ancora più completo. In bocca al lupo. Crepi il lupo, ci vediamo tra un po', dai, torno più tardi. Ciao. Piccola pausa.
Partiamo. Vai, Piga. Si riparte ancora con il squat degli uomini. Piga Alessio Piga del Powerlifting Team Sardegna di Olbia, con 140 kg, lui che è classe senior, categoria 67,5 kg. Chiude molto bene l'esercizio e la sua alzata è valida. Prossimo sarà Giuseppe Scatassi. Anche lui classe senior, categoria 60 kg. Lui sono 145 invece kg nel bilanciere. Non vale dall'alzata di Scatassi. Dovrebbero essere due le motivazioni, una è la mancata profondità, l'altra purtroppo è stato difficile sentire le parole della speaker, non per colpa sua, c'è il rumore sia alle mie spalle sia la pioggia che colpisce con forza il tetto del palazzetto. Stefano Cadoni dell'Oristano Powerlifting, un altro senior, categoria 90 kg, bilanciere da 145 kg. E lo chiude molto bene, anche se col brivido, ma alla fine 2 voti a 1, l'alzata è valida. Allora, pronti ad andare avanti a passo sfedito con Flavio Sanna, che sarà il prossimo a salire sulla pedana. Classe senior, categoria 90 kg, anche lui del Powerlifting Team Sardegna, tentativo da 160 kg il suo. Il suo tentativo non è valido.
Luca Carcagno al suo primo tentativo, lui del Powerlifting Team Sardegna. ...165 kg anche per lui, classe senior, categoria 75 kg. Perfetto il suo tentativo, forse un'indicazione poi da parte di Lorenzo Dore, che ha preso il posto da giudice. Comunque niente che possa in qualche modo rovinare il tentativo di Carcagno. Il promotore del team dello sport, però lo fare come tutto io. Questo invece è il tentativo di Jacopo Mocci del Cunto Fitness di Villa Cidro, tentativo da 175 kg che è valido. Momento invece adesso di Marco Scanu. Dovrebbe essere un tentativo da 180 kg. Quanti cazzo ce n'è Gesù Cristo? Ce ne sono ancora. Tentativo tra l'altro perfetto, ovviamente valido per lui. Da 180-185 kg nel momento di Carmine Mura del Power Club Alghero, classe senior, categoria 90 kg. Tentativo che non è valido. Però non bene la prima per lui. No, invece Mattia Zutas. Siamo a 190 kg di bilanciere. Classe senior, anche lui, categoria 75 kg, appartenente alla Military Gym Garage.
E anche per lui tentativo non valido. Tocca alla Simone Piras del Powerlifting Team Sardegna, classe senior, categoria 75 kg, alzato da 192,5 kg. Bella esecuzione. Eccolo qua, ritroviamo un tentativo valido, tentativo che ha convinto tutti. Prossimo dovrebbe essere Stefano D'Andrea. Proprio Stefano D'Andrea sta prendendo posto nella postazione dell'Oristano Powerlifting classe senior, categoria 90 kg, tentativo da 200 kg. E anche questa esecuzione praticamente perfetta. E tentativo ovviamente valido. Il prossimo sarà Matteo Serra. Avanti. 1, 2, 3, 4. 205 kg per lui, per il suo tentativo. Dalla Black Bears Powerlifting di Settimo San Pietro, classe senior, categoria 90 kg. Tocca invece a Domenico Cordone, anche lui della Black Bears Powerlifting di Settimo San Pietro, tentativo da 215 kg, anche lui un classe senior, categoria 90 kg. L'esecuzione però dovremmo riniziare, andare con i secondi tentativi.
Da 140 Alessio Piga passa a 150 kg. Ricordiamo un senior categoria 67,5. Buono anche il suo secondo tentativo. Il momento di Giuseppe Scatassi che ha sbagliato, che ha chiuso con un tentativo invalido nel primo giro con 145 kg sul bilanciere, ne ha aggiunti 5 per questo secondo. E anche questa volta tentativo invalido, probabilmente per mancata discesa, mancata profondità, anzi scusate. Il turno ora di Stefano Cadoni. Cambia l'altezza del bilanciere, non il peso, resta a 150 kg. Buonissimo anche questo tentativo da parte di Cadoni. Adesso sì che aumenta il peso del bilanciere per l'arrivo di Flavio Sanna. Si passa da 150 a dovrebbe essere 170 kg. Il tentativo di Flavio Sanna, buono. Ed ora Luca Carcagno, 172,5 kg per il suo secondo tentativo. 2:10. Arriva adesso l'atleta del Powerlifting Team Sardegna, da 165 a 172,5 kg, qui che è della categoria 75 kg. Anche questo un buonissimo tentativo.
Il prossimo sarà Jacopo Mocci, 185 kg, più 10 rispetto alla prima alzata. Bene ragazzi. Pronto Mocci. Anche questa è stata un'ottima alzata, ovviamente valida, esecuzione praticamente perfetta. Arriva ora Carmine Mura. 185 kg di bilanciere, lo stesso del primo tentativo fallito per l'atleta del Power Club Alghero. Questa volta ovviamente vuole un esito diverso e così sembrerebbe essere, infatti arriva anche la conferma dei 3 segnali luminosi bianchi. Questa 2,10, poi vediamo 2,20, vediamo come salgono i 2,10. Toccherà a Marco Scanu. Fa più 10, prima 180, adesso 190 per una categoria 67,5 kg. E tentativo valido. Mattia Zudas, anche lui si vuole rifare dopo aver sbagliato prima, il nuovo 190 come prima. È pronto per andare con lo squat. Portato molto bene a termine. Buono il suo tentativo. Basta di merda che fa così. Che
Dai 200 dell'ultimo tentativo a 210 per Stefano D'Andrea. Se l'è cavata egregiamente, arriva anche la conferma. Mentre un po' di pulizia sulla pedana. Pulizie rapidissime perché Matteo Serra è già qua proprio vicino alla pedana, pronto, dovrebbe andare con 215 kg. (10 kg in più rispetto al primo tentativo). E l'esecuzione valida la sua. Forse un po' sofferto a un certo punto, ma porta a casa il risultato. Perché hai toccato una cosa per fare sopra, era più alto leggermente più alto, oppure cambia perché è sbastato. Arriva adesso Domenico Cordone. (225 kg per lui). Anche in questo caso più 10 rispetto al tentativo precedente. Anche lui della Black Bears Powerlifting di Settimo San Pietro, proprio come Serra. Dovrebbe essere perfetta. Infatti 3 su 3 segnali luminosi positivi. E allora si può andare con i terzi tentativi. E si dovrebbe ripartire da Giuseppe Scatassi. Carichissimo Scatassi, che deve rifarsi perché ha sbagliato entrambi i tentativi. Riparte dai 150 del secondo, nel primo erano 145. Sembra essere buona la discesa, un po' di difficoltà nella salita, ma questa volta l'alzata è valida. 150 kg per lui.
dai 150 ai 160 di Cadoni, che 150 li ha già portati a casa con la seconda alzata. E adesso prova a superarsi ulteriormente. Non ce la fa. Ha bisogno dell'aiuto degli spotters. Resta a 150 Stefano Cadoni. Prova invece ad andare a 163 Alessio Piega. Guarda, sorella. Stai la figlia, dai. Porta figlia. Anche lui riparte da 150, proprio come Cadoni. Saltello, picca. Anzi, sono 162,5 peso ufficiale. Alla fine è buona l'alzata. E da lì invece tocca a Luca Carcagno. E per la seconda volta sale di 7,5 kg e arriva a 180. Allora 2 su 2. È buona la sua esecuzione e allora si diventa 3 su 3, 180 kg per lui. Quando arriva a Mura può avvicinarsi Flavio Sanna. (182,5) per il suo terzo tentativo, il primo fallito con 160 kg, il secondo invece valido con 170. Adesso peso aumentato di 12,5 kg, bello stacco. E buona anche la realizzazione, tanta forza nella spinta finale. Adesso Jacopo Mocci. Siamo intorno ai 195 kg, come lui poi subito dopo anche Carmine Mura.
la porta a casa Mochi e poi tutta la sua esultanza. ...195 anche per Carmine Mura. Più 10 rispetto ai 185 dell'ultimo tentativo, anche del primo in effetti. Con il primo poi è andato male, il secondo invece portato a casa. E adesso per provare a chiudere con 195. Alzata a nulla. Il tentativo di Marco Scanu che ha provato ed è riuscito a chiudere l'esecuzione dello squad con 200 kg, record mondiale nella sua categoria. Tentativo valido il suo. Non c'è tutta la sua soddisfazione, quindi sta andando ad abbracciare, a scherzare con gli amici che sono venuti a vederlo. Ora invece scena Mattia Zudas. Categoria 75 kg, va per i 203 kg, alzata nulla però la sua. Per un nuovo record sardo adesso Simone Piras, che dopo aver fatto 192,5 e 200 va per i 205. Record sardo che per adesso è di 202,5 nella categoria 75 kg. Arriva adesso Simone Piras. È pronto. E poi tutta la liberazione perché il tentativo è valido.
Tentativo che non va a buon fine, quello di Stefano D'Andrea. Adesso invece Matteo Serra, 2 su 2 per adesso, 205 kg e poi 215, adesso più 7,5, 222,5 kg. Sei fatto 270 tranquilli. Io non ha fatto neanche un nulla, per me faccio un po' così. La chiude anche bene. Infatti tutti d'accordo che questa alzata sia più che valida. E adesso invece Domenico Cordone 230, questo è il suo terzo tentativo, poi vedremo se ci saranno anche quarti tentativi da parte di qualcuno di loro, molto probabile. Tanto però dopo aver fatto 225 sale a 230 Domenico Cordone. Non è riuscito a chiuderla, valida, risulta 3 su 3 anche per lui. Dai. Chi 50 prove anche noi? E allora, adesso cerchiamo di capire se ci saranno delle quarte prove. Per adesso dal tabellone si deve di no. Ecco, adesso Scatassi invece sì. Siamo secondi. Punto, scusa. Andiamo. Lui c'è ed è pronto a provare a prendersi il record sardo con 160 contro i 155 che sono da battere. 150 il suo terzo tentativo, l'unico valido dei 3 finora effettuati. Ma adesso conta solo questo. Valido con 2 voti contro 1. Allora chiude in bellezza Scatassi. Si chiude allora così questa serie di squat. Tra poco la prossima. Per il momento pausa.
Di nuovo collegati, sta per iniziare l'ultimo gruppo di squat degli uomini, poi ovviamente le premiazioni e poi si andrà con la panca, dovrebbero essere gli uomini oggi, dopodiché poi domani invece le donne e poi stacco donne e uomini. Si parte con Daniele Ruggeri, 80 kg per lui, del Powerlifting Team Sardegna, classe Master 5, 75 kg invece la sua categoria. È buono il suo tentativo, il suo primo tentativo. Un po' di confusione invece adesso sulla pedana. Dovrebbe essere il turno di Massimo Lai del Barbell Studio di Quartus Sant'Elena, classe Master 3, categoria 82,5 kg. Troppo facile. Tentativo non valido. Ma perché? Adesso invece il turno di Danilo Madeddu, che si era avvicinato poco fa prima di scoprire che c'era stato un errore nella lista e toccava invece a Massimo Lai. Adesso è il suo turno, lui del Powerlifting Team Sardegna, classe Master 3, categoria 82,5 kg, va con 162,5, che li porta a termine praticamente senza problemi. Neutrali dovete essere. No, c'è Sellero. Sì, domani biglietti. No, c'è un po' Sellero. Infatti gli abbiamo sono fatto non si Lancellotto, c'è tu,
Langellotti. Tocca ora a Manuel Sellero, 175 kg per lui. A partire anche lui al Powerlifting Team Sardegna, classe Master 1, categoria 90 kg. E adesso è pronto per il suo primo tentativo. Tentativo non valido. Intanto bilanciere viene preparato per Davide Dettori, che inizia con 180 kg, anche lui della famiglia Powerlifting Team Sardegna, classe senior, categoria 82,5 kg. Da stamattina. È il momento adesso di Mauro Simula. Marco Tamponi già in postazione,
Tentativo da 195 per lui del powerlifting Team Sardegna. Buono il tentativo del classe senior categoria 100 kg. Si sale ora oltre i 200 kg con il prossimo a salire sulla pedana, che sarà Enrico Bascio. Appartenente al New Center Sport Iglesias, classe senior categoria 82,5 kg. E quindi il suo primo tentativo da 205 kg, mentre non si trovava Bascio, adesso sta arrivando. Bene giù e poi bene su Bascio. Alzata valida. E adesso tocca a Davide Brazzu. Prima però deve essere preparato il bilanciere. Bisogna aggiungere solo 5 kg, da 205 si passa a 210. Brazzu classe senior categoria 82,5 kg. È pronto adesso per il suo primo tentativo. Buono anche per lui il primo tentativo. E adesso il turno di Marco Marteddu. Del Body Sport Orani, classe senior categoria 82,5 kg. Uno che lo stacca è impossibile. Ma che prima ma vuoi una mano subito o direi sul terzo? Tanto adesso lui è sicuro adesso. La seconda. Tentativo valido anche per Marteddu. Il prossimo sarà Antonello Leggeri, che parte da 255 kg.
appartenente leggeri al Powerlifting Team Sardegna, classe senior, peso 110 kg, categoria, anzi scusate, 110 kg, poi il suo peso è 7 kg inferiore, siamo sui 103. Buona la prima anche per leggeri. Si parte invece adesso con i secondi tentativi. Apre il giro Daniele Ruggeri, che ha fatto bene con 80 kg al primo tentativo, adesso passa a 90. Vediamo classe Master 5, ovvero fascia tra i 60 e i 64 anni, categoria 75 kg. Prova a nulla, ha perso l'equilibrio proprio alla fine. Ruggeri non è riuscito a mantenere stabile il bilanciere. Vedremo se ci riproverà con 90 nel terzo tentativo, se alzerà comunque l'asticella. Tanto il giro deve andare avanti con Massimo Lai, che ha sbagliato il suo primo tentativo con 160 kg. Va comunque ad appesantire il suo bilanciere, salendo di 7,5 kg per il totale, quindi di 167,5 kg. Il tentativo di Massimo Lai, per questa volta vediamo, sì, valido, con il brivido, perché si è accesa una spia bianca e una rossa, ma questa volta è andata bene con Massimo Lai. E adesso subito Danilo Madeddu. Dovrebbe tentare sui 175 kg. Dopo il primo tentativo
buono di 162,5, mentre guardando dal monitor per un secondo appariva il doppio errore, sì, confermato quindi per Massimo Lai. Eppure si erano viste due spie bianche e una rossa. Invece secondo il monitor anche il secondo tentativo di Lai non è stato valido, ma adesso concentriamoci su quello di Madeddu, che porta a termine lo squat e lo fa in maniera perfetta. Il prossimo Manuel Sellero, anche lui 175 kg, per lui però è una rivincita, chiamiamola così, dopo il primo tentativo non è andato a buon fine. La scelta di non appesantire il bilanciere, ma prima di tutto di portarsi a casa questo risultato, ragionamento conservativo. Sellero che sta attendendo il momento per poter posizionarsi, e dovremmo esserci, perché sembrerebbe essere pronto il bilanciere. Giù molto bene, anche su molto bene, questa volta non ci dovrebbero essere dubbi. E infatti tentativo più che valido. Bilanciere nuovamente pronto, questa volta caricato fino a 190 kg. 190 kg che aspettano Davide Dettori, che sta arrivando. Primo tentativo andato a buon fine con 10 kg in meno. Prova dunque a migliorarsi Dettori e ci dovrebbe essere riuscito, e invece no. Un po' di sorpresa forse anche per Dettori. Purtroppo non si è sentita quella che è la spiegazione, la motivazione. Questo è il fatto che resta fermo momentaneamente a 180 Dettori, ma adesso subito testa al prossimo con Marco Lancellotti. Primo tentativo più che positivo, 182,5 kg, sale di 10 kg e mezzo per il nuovo record sardo con 193 kg. Sarebbe il record per mezzo chilo, visto che il record attuale è di 192,5 per quanto riguarda la categoria 90 kg per la classe Master 2.
E ce la fa Lancellotti. Solo 2 kg in più nel bilanciere per Mauro Simula in confronto a Lancellotti. Dieci in più però rispetto al suo alla sua prima alzata. E si fa anche sentire il pubblico che si era spento, forse anche l'orario della fascia di pranzo giustamente, poi chi ha mangiato, qualcuno avrebbe avuto la birretta, allora quel momento di relax, pian piano si risveglia il pubblico, ci pensa anche Simula a risvegliarlo con questa buona esecuzione, buona quanto basta perché sia valida. 2 voti a 1. Sono invece 207,5 kg nel bilanciere per Marco Tamponi, 12,5 in più rispetto ai 195 della prima alzata. Prova non valida. Però non c'è stata data neanche stavolta quella che è la motivazione. Tirò la testa subito avanti verso Enrico Basciu. Molto bene prima con 205 kg e adesso è lì carico per andare con i 215. Ho sentito. Rimasto bloccato lì Basciu, che ha perso tutta la spinta, è arrivato giù. L'applauso comunque di incoraggiamento per lui, di apprezzamento del pubblico. Vorrà avere miglior fortuna il prossimo Davide Brazzo. Anche per lui più 10 rispetto al primo tentativo. Prossimo Marco Marteddu, bilanciere preparato per lui, 228 kg. Ancora non si vede Marteddu nella nostra inquadratura
verso il bilanciere. Arriva adesso, non sono 228, sono 227,5. Sì. Primo tentativo buono con Senta, adesso sì. Prima 222,5. uno che stava guardando la live l'ha detto. Anche l'incoraggiamento suo coach e Marteddu chiude lo squat ed è valida la prova. Prossimo Antonello Leggeri. Si alza l'asticella adesso con Leggeri, poi ci sarà anche Ruggeri, anzi Ruggeri in verità aprirà il terzo giro. E allora 270 kg con Leggeri più 15 rispetto ai 255 del primo tentativo. Parliamo comunque di uno che pesa 103 kg e comunque prende molto più del doppio del suo peso. E anche stavolta avrebbe dovuto farcela senza alcun problema. Solo applausi per lui, ovviamente tentativo valido. Ci riprova con 90 Ruggeri. Buona la prima con 80, non invece la seconda con 90. E adesso potrà rifarsi. È pronto Ruggeri. È riuscito ad arrivare fino a su da solo e alla fine anche prova valida. Ha rischiato proprio all'ultimo, invece è andata bene. Ti posso garantire che dopo i 40 anni diventa... E adesso tocca a Massimo Lai, che quindi ha 2 tentativi falliti su 2. Lui comunque sale su di peso a 175, prima 160, poi 167,5 e adesso appunto 175, crescita omogenea. Però adesso serve portarlo a casa. Dopo i 50, dopo i 40, tenere un peso tipo 190 è un sacrificio mostruoso. Cioè, sullo scudo. La stacco è facilissimo. E questa volta sì, prova valida, non c'è dubbio.
non ci può essere assolutamente confusione. Giudizio unanime per Massimo Lai, che chiude col sorriso. Dovrebbero poterlo vedere anche come si chiama, uno schermo. Aspetta, ora Sellero. Sono i chili che devono dare il gas. Questa volta prima lui di Madeddu. ...181 kg in bilanciere per Sellero. Dovrebbe essere 181, a meno che non sia 180,5. Non c'è data qua la grafica ufficiale, però siamo lì come peso, o 6 kg in più o 5,5 in più. Ma cosa più importante, esecuzione perfetta da parte di Sellero. E adesso invece tocca a Madeddu. Più 10 questa volta. Andiamo a Dono Spagna. Prima 162,5, poi 175, adesso 185. Ho dato anche 50 euro. È pronto Madeddu. Dà tutto e riesce a chiuderlo questo squat. Esecuzione valida. Adesso invece Davide Dettori torna a farsi sotto. Per lui l'obiettivo è rimediare alla prova non valida sui 190 kg. Primo tentativo invece perfetto con 10 kg in meno. Vedremo adesso. Lo spinge tutto il pubblico e riesce a recuperare. C'era fermato il bilanciere, in questi casi è veramente difficile poi riportarlo su. Ce l'ha fatta Dettori. ...200,5 kg sul bilanciere per Marco Lancellotti. Più 7,5 rispetto all'ultimo tentativo. Impugna ora il bilanciere.
E niente da fare per Lancellotti. Per lui prova non valida. No, ci sono forse disquisizioni. Perché uno degli spotters ha chiaramente mimato, insomma, ha indicato che ha solo accompagnato, non ha toccato, quindi non ha contribuito a portare su anzi il bilanciere. Poi si parla di schienata, infatti, col movimento, quindi alla fine si parlava forse più di schienata in generale. Adesso tutto il rapporto da Lorenzo Dore. Però così è impossibile vedere e sentire soprattutto quello che si stanno dicendo, ma penso che difficilmente verrà cambiato il giudizio adesso. C'è anche un pizzico di nervosismo adesso, probabilmente più per la protesta in sé, che immagino per mancanze di rispetto. Ovviamente non abbiamo sentito quello che si dicevano e quindi poi sono solo le azioni, e allora meglio andare a vedere i fatti, quelli che vuole fare adesso Mauro Simula con 202,5 kg, riesce a portarli su e prova che non è valida alla fine. Prossimo Marco Tamponi. Salto dai 207,5 kg ai 215 kg. Tra l'altro è andata male con i 207,5 e adesso cerca questo buon risultato. Riesce a chiudere lo squat e lo fa in maniera egregia. Tutto buono. Adesso il momento del terzo tentativo di Enrico Basciu. Lui che rimane fermo a 215 perché nel secondo tentativo ha fatto un'alzata non valida con quel peso. Ne riparte da lì.
Eccolo Basciu. Così posso per lo prossimo perché a me questo Perfetta, sembrerebbe da qua essere stata perfetta l'esecuzione di Basciu, e arriva anche la conferma. Ora Davide Brazzu ha fatto molto bene nelle prime due alzate, adesso dal 220 passa a 228, anzi 227,5. Va con tutto se stesso Brazzu, che si prende gli applausi. Ottima esecuzione, bravo a scendere velocemente per poter poi avere più spinta possibile. Ora invece Marco Marteddu dovrebbe essere il penultimo, tra l'altro, dopodiché premiazioni per quanto riguarda gli squat. L'asticella si alza a 235 kg. 7,5 in più rispetto ai 227,5 del secondo tentativo. 12,5 in più rispetto al primo, che è stato di 222,5. Applausi anche per Marteddu. Gran bel finale con gli squat. Andrà ora Leggeri che spinge a 285. Tutti gli occhi su Leggeri. E giù, e poi quasi senza fatica, quasi più la finta di faticare,
E l'applauso di tutti per Antonello Leggeri. 285 kg. Baci, complimenti. Che potrebbero aver messo fine agli squat. Bisogna vedere se ci sarà per qualcuno adesso una quarta prova. Penso di sì. Sellero ad esempio ci proverà per i 185 kg. E forse nessun altro. E invece anche Lancelotti, che ci vuole riprovare con quei 200,5, che hanno avuto la meglio su di lui nel suo terzo tentativo. Nel Sellero 185 kg, chiusi egregiamente. Forse avrebbe voluto anche usare di più. Lui comunque sembra essere più che soddisfatto. Vuole invece chiudere con soddisfazione Marco Lancellotti. Adesso tocca a lui con quei 200,5 kg. Da casa sua, qua Iglesias, casa del New Center Sport Iglesias. Il bilanciere ormai è pronto. Va Lancellotti. Incitamento di quello che dovrebbe essere il suo coach, però non è bastato, non è riuscito a chiuderlo questo squat. Comunque applausi per Lancellotti che ci ha voluto riprovare. Poi forse anche qualche consiglio da parte di Lorenzo Dore, uno che comunque è tutt'altro che l'ultimo arrivato, è stato un campione del mondo, è un campione del mondo, è stato nel 2019 in Germania, classe Master 3, categoria 82 kg. E adesso invece dovrebbe essere il momento per le prime premiazioni. Per capire quanto bisogna aspettare, e allora ci fermiamo per una brevissima pausa.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa tu l'hai già fatta. No. 2, sì. Fate, ricordo che l'approccio alla zona di lavoro, le prime cadute, sono proprio di ricerca della punta. Eli! Muori i piedi! Cristian! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi rimpongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate, abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello,
paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Il Budoni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. E solo Ugo prova il diagonale. Trina di rigore basso da Palermo. Mendes! Verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Dumbuya! Ancora Dumbuya per la rovesciata! Che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile! Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi, il Čekićak riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascero ha tenuto col portiere Cascero. Il Maddalena in vantaggio. Minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi. Sua posizione Pilloni. Si va da Calarco. Solo lui la poteva chiudere. A dritto porta di Gennaro, un capolavoro. L'avevamo detto, non vale, una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Uri guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Beautis. Di Aramu, Calaresu, la tiene, prova Calaresu. E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Tocco corto per la botta in porta! E l'1-0 di Yuri Senesi. Poi in linea di rigore Lufufo. Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta, Aloia! Con il muro vincente! Ed eccola qua, la festa! E vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A!
Iniziano le premiazioni qui al Palazzo dello Sport di Iglesias. Denise De Murtas premiata per la classe Teenage 1, categoria da 42 kg se ho visto bene. Se devo già chiedere scusa perché si sta già passando a quella che è la prossima premiata, ovvero Alessia Serra del Powerlifting Team Sardegna per la classe Teenage 2, categoria 58,5 kg. Da 44 kg Denise De Murtas, la sua categoria, così per informazione precisa possibile. Quindi premiate però la Teenage 1 e Teenage 2 femminile. Adesso arriveranno anche le altre premiazioni, poi neanche il tempo di far vedere le medaglie, che sarà il momento della panca già posizionata sulla pedana alle spalle del podio. Questo pomeriggio, ovvero tra pochissimo, soltanto gli uomini competeranno sulla panca che apparterrà alle donne da domani mattina. Si aprirà così la seconda e ultima giornata di questo ottavo campionato nazionale sardo. La richiamata Alessia Serra doveva aver già ritirato in teoria la medaglia, avvicinata prima, forse c'è stata un tiro di confusione, c'è stato uno scambio di medaglia e allora si può andare avanti. Teenage 3, abbiamo due categorie diverse per la Teenage 3. Giulia Loi vince per i 53 kg, la seguirà adesso Milena Assini, vincitrice invece per i 58,5 kg. Junior femminile, abbiamo 6 premiate. Matilde Maiorca per la categoria 50,5, per 53 kg invece adesso verrà chiamata Aurora Palmas, ma ancora anche Matilde Maiorca deve ricevere la medaglia. Rinviato il momento della consegna della medaglia a Maiorca, quando arriverà le verrà consegnata. Adesso invece Aurora Palmas va a ritirare la sua come vincitrice della categoria 53 kg. Adesso verrà chiamata invece Beatrice Palazzi
anzi prima Carlotta Azzori per i 55,5, tutte giovani appartenenti al Powerlifting Team Sardegna. Adesso il momento di Beatrice Palazzi. Nella categoria 63 kg siamo sempre junior femminile. Marta Urru si prende la medaglia, va a riceverla. Chiude Giada Letizia Sanna nella categoria 70 kg per quanto riguarda la classe junior femminile. Tanti applausi anche per lei. Allora, dovremmo essere già andati oltre junior e infatti sono state già premiate Elisabetta Mais e Sara Carta, vincitrici nelle categorie 47,5, prima e seconda. Infatti adesso sta venendo premiata con la medaglia d'argento. Medaglia d'oro Sara Carta, la migliore di oggi nella sua categoria. Denise K invece vince nella classe Open categoria 50,5 kg. Entriamo nei senior, sempre senior femminile, anche in questo caso c'è un secondo posto oltre che un primo. Alice Caredu secondo posto, e invece prima Valentina Cocco che si prende il centro del podio. Purtroppo manca un terzo posto per avere il podio al completo. Vediamo se avremo con le categorie anche maschili magari riusciremo ad avere un podio completo. Intanto andiamo avanti ancora con le senior, con la senior femminile. Siamo ai 55,5 kg. Secondo posto per Valentina Piras, che è stata chiamata
Non c'è più, infatti c'è chi la prende per lei. E invece prima Silvia Spano. Valentina Piras della Military Gym Garage, Power Club Bulgaria invece la società di Spano. Adesso finalmente un bel podio completo, categoria 58,5 kg, Angie Botti della HOB di Cortoghiana, la categoria 58,5 kg, il gradino più basso del podio per lei. Va a farle compagnia Valentina Zara, anche lei della HOB di Cortoghiana. Il gradino più alto del podio invece per Ambra Carta del Powerlifting Team Sardegna. Per i 63 kg Claudia Roglia al secondo posto, Powerlifting Team Sardegna. E a brevissimo ora, cioè, verrà chiamata invece Elisabetta Casada di New Center Sport, un primo posto che non può che far piacere a Iglesias del New Center Sport di Iglesias. Ancora si va avanti. Già nominata Silvia Ghisu, che è arrivata terza nella categoria 70 kg. Podio completo, tutto di casa Powerlifting Team Sardegna. Claudia Pirro al secondo posto. Adesso invece il momento di Calapino, vincitrice di questa categoria, già pronta, subito si prende il gradino più alto del podio. C'è la vincitrice anche nella categoria 90 kg, è Mara Piras della HOB di Cortoghiana. $130 il suo punteggio, mentre siamo usciti dai sedi per passare in Master 1. Master 1, prima Valentina Lina. Si prende la medaglia Valentina Degliana del Powerlifting Team Sardegna. È passato un tempo nel secondo tentativo, 80 kg, punteggio 80 quindi. Adesso invece Master 2. Allora, viene chiamata Francesca Marras per i 53 kg.
lì della HOB. Per la HOB Powerlifting invece Valeria Locci ha vinto i 50,5 kg e adesso invece seconda Stradoni, Anna Stradoni del Powerlifting Team Sardegna per i 58,5 kg, che vedono al primo posto Valeria Boi del Bar Studio del Quarto Sant'Elena. Marzia Alicicco primo posto nella Master 3 80 kg. Marzia Alicicco parte della grande famiglia Powerlifting Team Sardegna. Bello anche questo abbraccio. Passiamo adesso al Master 5. Una di quelle che ha sicuramente fatto meglio quest'oggi, Teresa Loi, 140 punti. E poi bello anche ancora l'applauso del pubblico. È stata anche l'ultima premiata per quanto riguarda lo squat donne. Passiamo alle categorie maschili. Classe teenage 1 maschile per i 52 kg. Vince Giovanni Farina, che ci ha fatto vedere veramente le belle cose. Ragazzi, questi giovanissimi, già con dei numeri importanti, anche perché è già da più di qualche anno che si è abbassata l'età media di chi si approccia per la prima volta alla palestra. Se tornassimo dentro di 15 anni già sarebbe difficile immaginare il ragazzo più piccolo scegliere la palestra in età adolescenziale, addirittura un po' prima per adolescenziale, per altri sport. Invece oggi qualcosa che c'è molto di più, e poi si vedono, arrivano ragazzi con questo potenziale. Premiato intanto, non ce lo stiamo dimenticando, Nicola Moretti del Barbell Studio del Quarto Sant'Elena per la categoria 82, per la categoria 75 kg, mentre per quella 82,5 kg premiato Caben Farris, anzi pardon, Vince Carboni per i 75 kg, e poi Gabriel Farris invece sarà Gabriel Farris per gli 82,5 kg. Teenage 3, 100 kg di categoria, Giovanni Lai del Powerlifting Team Sardegna. Come raccontato durante la diretta, è uno che si sta allenando da pochi mesi, ma che ha veramente tanta forza e con la testa giusta potrà togliersi grandi soddisfazioni.
Intanto Vincenzo Magrini, secondo nella categoria 67,5 kg classe junior. Primo invece Lorenzo Accosu del Cunto Fitness, Magrini invece del Powerlifting Team Sardegna. Dario Abis, il secondo nella categoria 75 kg. Davanti a lui Gioele Costaggiu del Powerlifting Team Sardegna. Differenza minima tra l'altro. Roberto Venedda, anche lui del Powerlifting Team Sardegna, che si classifica secondo negli 82,5 kg. Davanti a lui Lorenzo Spanu, stesso team, e lui il numero 1 negli 82,5 kg. Per i 100 kg adesso, liberato il podio ancora per il Powerlifting Team Sardegna, Marco Salla, che anche qua abbiamo raccontato in diretta, è una medaglia che alla fine premia più la voglia di esserci a prescindere, perché infortunatosi non ha potuto comunque mostrarsi per quello che è il suo vero valore. Adesso invece si passa agli Open con Roberto Cocco nel New Center Sport Iglesias, categoria 56 kg, un ottimo 150 di punteggio. Ora si entra dei senior, 60 kg Giuseppe Scatassi, anche lui del New Center Sport Iglesias, categoria 60 kg appunto. Per i 67,5 invece abbiamo il secondo e primo posto, Alessio Piga al secondo posto, doppietta comunque del Power Lifting Team Sardegna. E adesso Marco Scanu, lui il numero 1 nei 67,5 kg. Per i 65 kg abbiamo il podio completo stavolta, si parte da Luca Carcangio del Powerlifting Team Sardegna. Carcagno, scusate.
Si prende anche l'applauso adesso Carcagnu. Chiamata adesso Mattia Zudas, che invece occupa il secondo gradino del podio, lui della Military Gym Garage di Assemini. Mentre sul gradino più alto salirà adesso Simone Piras, anche lui del Powerlifting Team Sardegna. Medaglia anche per tutti ovviamente alla fine, quindi questa volta si parte da un quarto posto con Davide Dettori, che però mi sa che non arriva, anzi adesso eccolo qua Davide Dettori che si toglie il cappuccio in segno di rispetto. Terzo posto Enrico Basciu del New Center Sport Iglesias. Davide Brazzu secondo posto. Ecco la medaglia anche per lui. Primo posto invece sta per essere chiamato Marco Martedu del Body Sport Orani. Sono 7 i ragazzi da premiare per i 90 kg. Si parte da Stefano Cadoni dell'Oristano Powerlifting. Vediamo da dove arriva. Sta arrivando adesso, che era già comodo sugli spalti del palazzetto, magari già mangiando qualcosa, bevucchiando, magari anche la birra, chi lo sa, è sabato in fondo, finito lo sforzo. Sesto posto per Flavio Sanna. Stava scappando via Cadoni, richiamato all'appello. Ora non so dove si piazzeranno i 4 fuori dal podio. Tanto atteso Flavio Sanna. Stavano già chiamando Carmine Mura. Flavio Sanna, Powerlifting Team Sardegna. Carmine Mura, lui quinto posto, Power Club Alghero. Jacopo Moci quarto, poi Cunto Fitness, ancora ci sono Powerlifting che entra nel podio grazie a Stefano D'Andrea, Black Bears Powerlifting che fa doppietta invece primo e secondo posto con primo Domenico Cordone e secondo Matteo Serra. Adesso lì gli diamo il tempo di arrivare. E poi ce li godiamo avanti al podio. Andiamo sul podio, terzo classificato Stefano D'Andrea.
Si sta riempiendo il podio, è già salito Stefano D'Andrea. Matteo Serra adesso prende il suo posto al secondo posto. Prima piazza invece per Domenico Cordone. Per i 100 kg Marco Tamponi del Powerlifting Team Sardegna. Tanto scena, tentativo di stretta di mano, ha dovuto attendere, però alla fine se la sono stretta la mano, quindi una storia con un lieto fine. Antonello Leggeri, primo dei 110 kg, una sorta di MVP di questa mattina e pomeriggio di squat, 285 kg, il suo massimale. Nei master invece, master 1, categoria 90 kg, chiamato Model Sellero, che è già arrivato. L'unico, forse il primo, è arrivato dall'altra parte. Applauso anche per lui. Adesso invece per il Master 2, 90 kg sempre, Marco Lancellotti, che non è riuscito alla fine a toccare quei 200,5 kg. C'è comunque oggi nel suo repertorio un 193, niente male. Ma subito, non c'è troppo tempo per commentare, si va di fretta perché poi bisogna andare sulla panca. Master 3, 82,5 kg, Massimo Lai per il Barbell Studio Quarto Sant'Elena al terzo posto. Secondo sarà Danilo Madedu del Powerlifting Team Sardegna. Primo posto invece per Mauro Simula, sempre nel Powerlifting Team Sardegna. E allora adesso verranno chiamati e prenderanno il posto nel podio. Da 5 kg della classe Master 5, anche lui appartenente alla Big Family Powerlifting Team Sardegna. Dovremmo aver terminato così con le premiazioni. Adesso vediamo. È tutto un po' vissuto live. Ci facciamo quello che vediamo. No, probabilmente si andrà appunto. Sì, no, allora adesso le classifiche assolute.
E allora qua si fa sul serio con le coppe. La carta vince la classifica assoluta squat femminile. Successo per il powerlifting team Sardegna. Seconda Silvia Spano, terza Matilde Maiorca, quarta Marzia Alcicco, quinta Valentina Coco, sesta Marta Urru. Bella anche foto di gruppo adesso. C'erano pochi dubbi su chi dovesse vincere l'assoluto maschile. Ancora festeggia il powerlifting team Sardegna con un treno leggeri. Coppe consegnate dunque, e adesso il tempo di premiare è terminato, è il momento di gareggiare nuovamente. Prima però piccola pausa. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa tu l'hai già fatta.
Di nuovo ben ritrovati, una pausa forse leggermente più lunga del previsto, ma ci siamo perché finalmente si parte con la panca in quello che resta di questo sabato di powerlifting. Solo gli uomini oggi, le donne apriranno invece la giornata di domani con la panca, poi ovviamente gli stacchi da terra sia femminile che maschile. Si parte con Giovanni Farina, atleta che abbiamo già conosciuto anche con gli squat, 50 kg per lui. Dovrebbe essere una buona, non perfetta esecuzione, però primo tentativo valido. Tocca ora invece a Nicola Moretti. Barbell studio, va per i 55 kg lui, classe Teenage 1, categoria 75 kg. Si posiziona Moretti. Dovrebbe essere buona anche questa esecuzione. 3 segnali luminosi bianchi. Buono quindi il primo tentativo anche per Nicola Moretti. Dovrebbe toccare adesso a Salvatore Corbo invece. Comunque lui ha fatto vedere ottime cose con lo squat. Adesso vediamo in panca il nuovo record sardo della categoria 82,5 kg della classe Teenage 1. Bene anche Salvatore Corbo con i suoi 60 kg. È il momento adesso di Vincenzo Magrini, classe junior, categoria 67,5 kg, appartenente al powerlifting team Sardegna. Anche questa alzata è valida. Sono partiti bene questi ragazzi. Lorenzo Accossu sarà il sesto. (92,5 kg),
da sollevare in press. Buona anche la sua esecuzione. Questo è contento, ragazzo della Culto Fitness. Sembra anche abbastanza che ha l'intenzione di accelerare il più possibile le operazioni. Primo tentativo da 100 kg per Gabriele Farris. Anche lui molto bene. Bene, Faris del Powerlifting Team Sardegna, per lo stesso team adesso Lorenzo Spanu. Tentativo da 102,5 kg. Anche lui molto bene. Per adesso solo alzate positive. Arriva Dario Abis. ...105 kg. Pronto, fa prima, sei con Simone. E si continua in questa bella striscia positiva. C'era Roberto Deledda, anche lui tentativo da 105 kg. E anche lui supera alla grande questo test.
Ora Francesco Carboni. Un Teenage 2, categoria 75 kg, 107,5 kg da sollevare. È ottima anche la sua prova. Si passa a 120 kg con Giovanni Lai, lui che è un teenage 3, 18-19 anni, ci ha fatto vedere qualcosa di niente male in squat, adesso va nei 120 kg in panca. Ha sicuramente margine Lai. Si prepara Marco Sanna, ancora un altro atleta del powerlifting team Sardegna, che è junior, 100 kg, proprio come Lai. Alzata nulla per lui. La prima alzata nulla per Marco Sanna. Però è già pronto ad alzare il tiro. Il prossimo dovrebbe andare sui 132 kg. Ma prima bisogna ricominciare il giro. Secondo tentativo per Giovanni Farina, e questa volta prenderà 5 kg in più, passano da 50 a 55. Categoria 52 kg. Giovanissimo, a prendere più del suo peso corporeo, con un ottimo risultato.
po' di pulizia prima di lasciare il posto a Nicola Moretti. Lui alza il tiro di 10 kg, passano da 55 a 65. Buona la sua esecuzione. Passa da 60 a 70 kg Salvatore Corbo. Anche per lui dunque stacco di 10. E la porta a casa. Buona anche la sua seconda alzata. Il prossimo è Magrini. Ancora una volta 10 kg in più. Passaggio da 85 a 95 kg. Io insegno così perché ci serve questo per insegnare più, però poi dopo una differenza si tratta di per reggere non essere questa partita Soffre Magrini, alla fine non ce la fa. È mancata quella spinta. Ci potrà riprovare Magrini, ma adesso è il momento di Accossu, che passa da 92,5 a 100 kg tondi tondi. Non riesce neanche Lorenzo Accossu. Secondo tentativo negativo dunque per lui, come per Magrini in precedenza. Tentativo da 105 kg per Gabriele Farris, più 5 dopo il primo positivo tentativo da 100. È abbastanza con leggerezza, porta a casa questo 105.
Ora invece Lorenzo Spanu. ...110 stavolta per lui dopo il 102,5 di prima. Mentre non sono più da solo, torno a essere in compagnia. Esatto, eccoci qua. Ora turno di Lorenzo Spanu, seconda prova a 110 kg di panca. Vediamo cosa combina. Prima facile a 102,5, un bel rialzo di 7,5. Fino adesso tutti i ragazzi molto bene, a parte questi ultimi 2 tentativi andati male. Sì, molto bravi. Molto facile anche questa, vediamo. Dai laterali mi sembra tutto a posto, infatti sono 3 bianche. Molto bene. Lorenzo, ricordiamo, si è distinto bene sullo squat, ha fatto un'ottima alzata. Adesso dovrebbe essere il turno di Dario, che raggiunge 5 kg, passa da 105 a 110. Eccolo che arriva. Vediamo cosa combina. Anche qui vedete che diversi atleti usano sia la scarpa piatta che la scarpa col tacco. In questo caso c'è una scarpa con un leggero tacco. Vediamo un attimo, si setta, aiutato dallo spotter. Ora si porterà il bilanciere in posizione aspettando poi il comando dell'arbitro. In questo caso la scarpa fa la differenza veramente per chi riesce a appoggiare di più il piede. Esatto, quello è importante, l'appoggio plantare per avere una spinta migliore. Vediamo qua. Bene, mi sembra che qua dovrebbero esserci tre luci bianche. Molto bene, dicevo, ovviamente l'appoggio del piede è fondamentale perché c'è il cosiddetto leg drive, ovvero io trasferisco la forza dal piede verso poi il petto per fare poi una panca più efficiente dopo il fermo, ovviamente. Infatti diciamo che nel powerlifting una differenza rispetto alle solite panche da palestra è proprio il discorso del fermo che ti mette in difficoltà, facendo il cosiddetto touch and go, ovvero io tocco il petto e riparto subito. Qua la difficoltà è maggiore perché è un dead stop, quindi vado a fermare il bilanciere e poi riparto. Questo ovviamente crea una difficoltà maggiore. Ora è il turno di Roberto Deledda, anche per lui 110 kg. Vediamo, anche lui un rialzo di 5 kg rispetto alla prima prova, aiutato da Giuseppe Manca che è anche il suo allenatore. Stacca facile, aspetta i comandi dell'arbitro. Qua uno stop abbastanza lungo, però è stato molto bravo, è uscito bene dal petto. Vediamo, 3 luci bianche, bravo, bella alzata anche questa. Ma praticamente tutti bene fino adesso, possiamo dire. Un buon livello di panca, molto tecnici, molto bravi. Si vede che diciamo che c'è cura del gesto, cura del movimento, diciamo una bella cornice con belle alzate, assolutamente. Ora è il turno di Francesco Carboni, per lui un aumento di 7,5 kg, abbastanza insolito sulla panca, solitamente ci sta a 7,5, anche 10, però sono sempre più contenuti rispetto allo stacco e lo squat che ti permette, come dicevo anche prima in telecronaca, di avere degli aumenti un po' più corposi. Ma anche perché poi abbiamo visto 2 casi, 2 rialzi di 10 sono andati male, quindi. Sì, esatto, ci può stare. Poi è molto situazionale, dipende anche un atleta come risponde al carico, cioè ci sono un po' di cose. Vediamo un attimo. Io ho visto il sedere alzato in discesa. E infatti si è visto chiaramente. Turno di Giovanni Lai, vediamo,
che ha ben figurato nello squat con una bellissima alzata. Vediamo un po' cosa combina. Si setta, aspetta i comandi. Molto solida come panca, questa è una fucilata, molto bravo. Qua perfetta, sedere incollato, bella spinta, molto strutturato questo ragazzo per l'età che ha, davvero un ottimo fisico. Ora è il turno di Marco Sanna, che prova un rialzo di 7,5 kg rispetto all'ingresso che non ha fatto, perché credo abbia toccato le sicurezze, almeno così mi ricordo vagamente. Sì, dovrebbe essere andata così. Vediamo cosa combina. Diciamo che si sta trovando un po' meglio in panca, vediamo se riesce un attimino a esprimere i chili che ha. Vediamo, si dovrebbe staccare di più, come le ho detto anche prima in partenza, sembra di sì. Vediamo cosa combina. Viene staccato il bilanciere, molto bene. Vediamo, il culo sembra attaccato, ottimo. Facilissima, questa è una fucilata. Molto bravo. No. Non ho capito cosa è successo. Alzata non valida, però per 2 voti contro 1. Non capisco la motivazione. Forse non l'hanno neanche enunciata. Non capisco se è legato al. Non capisco se è legato comunque ad aver alzato. Da qui non si è visto. Vedendolo qua io non. Mi sembrava abbastanza attaccato. Non lo so. Forse in fase di settaggio, ma non lo so sinceramente. Anche perché ho visto che non hanno dato neanche spiegazioni, quindi non capisco cosa sia successo. Anche perché poi da qua, una volta che ci sono gli spotter in mezzo, non vedi l'appoggio, quindi. Un po' infame, come dicevo anche prima, un po' infame come posizione. Li ha fatti molto facili, Infatti ha alzato a 140, secondo me ci sta, però deve un attimino stare più tranquillo. Non capisco che cosa gli abbiano contestato. Però ci riconcentriamo su Giovanni Farina, che passa a 60, dopo aver fatto prima 50 e poi 55, molto bene. Molto bravo qua, molto bravo. Vediamo, dovrebbero essere 3. Beh, molto bravo qui. Ok, questo bel abbraccio. Sì, molto bravo qua. Sempre stato sveglio, è stato reattivo, comunque una bella alzata, complimenti. In classe 2010, ricordiamo, 14 anni fatti al 23 gennaio. Fresco. Insomma, ha di che essere soddisfatto. Assolutamente, comunque sono chili che molti frequentatori di palestra, che magari sono anche da molti mesi, anni e quant'altro, molte volte fanno fatica a raggiungere, quindi vuol dire che comunque il potenziale c'è, a maggior ragione diciamo ci sarà la possibilità di fare bene. Dopo aver fatto più 10, Moretti sceglie di passare da 65 a 70, quindi stavolta uno stacco un po' più moderato. Esatto, un po' più contenuto in terza, ci sta. Sempre il salto grosso si fa sempre in seconda rispetto alla prima. Al massimo posso fare magari un salto un po' più cospicuo sulla terza, se magari mi gioco una medaglia o comunque mi gioco un buon piazzamento. In quel caso ci sta magari provare un qualcosa in più, altrimenti è sempre saggio fare diciamo un aumento o rialzo minore, solitamente. Vediamo un po'. Si setta, aspetta per staccare. Molto solido, sembra settato molto bene. Qua mi sa che c'è il sedere alzato, infatti becca già un rosso 2. Sì, praticamente subito. Perché diciamo che uno degli errori più comuni nella panca, diciamo qual è? Quello di alzare il sedere. Uno si pone la domanda perché? Perché ovviamente se io alzo il sedere sostanzialmente sto ricreando una panca declinata, ovvero mi metto in un'angolazione più favorevole, ovvero il petto cambia angolazione e quindi ovviamente riesco a spostare più peso. Ovviamente questo è un motivo di invalidazione dell'alzata, perché ricordiamo i glutei devono rimanere a contatto con la panca, non si possono staccare per questo motivo. E poi forse questo è il fondamentale l'esercizio che più inganna, trova in torto gli atleti. Sì, assolutamente. Oltre che il fatto che è un esercizio molto anti-intuitivo, nel senso che è molto difficile da insegnare e molto difficile da fare, e quindi molte volte magari se io ho dei pattern motori sbagliati o comunque ho fatto determinate cose prima che mi hanno creato delle problematiche, è difficile poi anche correggerle, quindi diciamo che è un esercizio che va preso con le pinze, analizzato e portato soprattutto tramite sedute tecniche, portato a un livello comunque molto alto.
qua molto bravo, però gli si inchioda il bilanciere, peccato. Allora, Salvatore Corvo fallisce il colpo da 77,5 kg, sarebbe stato uno più 7,5. Peccato. Se vedete praticamente, ovviamente la nostra inquadratura è sempre laterale, poi abbiamo lo spotter davanti, quindi non riusciamo a intuire, però vedendo un po', diciamo, la dinamica del bilanciere si vede a un certo punto in cui inizia a spingere dritto. Ovviamente se spingo dritto io faccio più fatica, invece teoricamente dovrebbe esserci una traiettoria che va verso la faccia. Infatti uno degli input tecnici che io do molte volte è vai verso la faccia urlando faccia, perché così ti aiuta a superare lo sticking point. Se io tendo a spingere dritto non ho la stessa forza, un po' come quando faccio i piegamenti a terra. Diciamo che devo fare un movimento leggermente diverso perché altrimenti non sono forte. Diciamo questo è uno dei motivi. Ora Vincenzo Magrini, 95 kg, ripete la prova della seconda, vediamo cosa combina. Molto facile, vediamo se tecnicamente è stato valido. Sì, molto bravo. E si è rifatto, anche questa è una soddisfazione perché prima non ci ha fatto proprio con la forza, e quindi avercela fatta così proprio anche di carattere. Esatto, sì, diciamo che una cosa che viene molto sottovalutata durante le gare è proprio la componente mentale. Diciamo che è una cosa che a me preme molto sottolineare, come molte volte sia proprio la testa a comandare sul fisico. Ovviamente non in maniera eccessiva, è ovvio, se non ho 400 di stacco non li farò mai, però diciamo su pesi pseudo massimali può fare molta differenza il fatto di essere convinti dei propri mezzi. Proverà a rifarsi anche Lorenzo Accosso, anche lui rimane. Seconda prova, esatto, 100 kg, vediamo. Qua si settano entrambi, vediamo che cosa combina. Stacca il bilanciere, ok, vediamo. Qua si è inchiodato al petto, non ce la fa, peccato. Si è visto che praticamente non c'era molta spinta, però è normale, molte volte può capitare, comunque un salto di 7,5 kg, può succedere. Ora è il turno di Gabriel Farris, che prova 110 kg, quindi aumento di 5 kg rispetto alla seconda prova, e prova a migliorare il suo record già precedentemente suo. Vediamo un po'. Ricordiamo che sono tutti ragazzi giovani questi, che veramente oscillano dal teenage 1 al teenage 3. Da 14 anni fino a 23 anni, praticamente sono tutte le categorie da T1, T2, T3 fino ad arrivare a sub junior. Abbiamo anche un paio di junior che completano anche questa fight, però sì, diciamo che comunque sono tutti ragazzi molto giovani, quindi questo fa ben sperare anche per le gare future. Comunque il livello, come dicevamo prima, anche a livello tecnico, a livello di chili è abbastanza alto. Vediamo un attimo. Per le future competizioni internazionali. Assolutamente, questo fa proprio ben presagire. Qua molto bravo, sembra anche attaccato il sedere, infatti 3 bianche, molto bravo qui. Vedete come è rimasto molto concentrato sullo sticking point, a spingere, è stato molto bravo, perché molte volte il problema che cos'è? Lo sticking point ti crea sensazioni negative, creandomi sensazioni negative cosa succede? Che io praticamente non sono lucido e ovviamente lo sticking point poi mi crea una problematica dove non riesco a esprimere tutto il mio potenziale. Se invece rimango magari lucido, riesco a spingere per tutto l'arco del movimento non avendo dei buchi di spinta, riesco poi a superare agevolmente lo sticking point, cosa che se non mantengo un'esecuzione corretta viene molto più complicato ovviamente portare a casa. Ora è il turno di, vediamo Lorenzo Spano, che va sui 115 più 5. Seconda. Ricordiamo Lorenzo, ne parlavamo prima sullo squat, ha un problema al polso che non gli permette di essere simmetrico, perché mi ha raccontato che ha una vite e quindi questo è ovviamente un limite in panca, perché non posso impugnare bene, non posso spingere bene avendo una problematica al polso. Vediamo un attimo. Vite dovuta a cosa? È a un incidente che ha avuto, che hanno dovuto praticamente mettere questa vite nella mano, così mi ha raccontato. Vediamo, sembrano facili, no, poi si inchioda, vediamo, dovrebbe essere buona, vediamo, molto bravo, ha avuto un piccolo sticking point, però vediamo, non capisco neanche. Alla fine non valida. Iniziata valida per, non ho capito perché. Penso qualcosa legato
Penso che sia disceso il bilanciere, ma non ne sono sicuro. Purtroppo siamo molto lontani dal tavolo giuria, dal tavolo gara, quindi questo è un limite perché dobbiamo supporre, a meno che non ce lo dicano gli atleti, ma ovviamente viene obiettivamente male. Ora è il turno di Roberto De Ledda, aumento di 5 kg per fare percorso netto, vediamo un po'. E poi magari fare anche una quarta prova. Sì, ci sta, vediamo un po' cosa combina, perché la seconda l'ho vista, era molto solida. Vediamo se nella terza riesce a riproporre comunque una panca solida. Vediamo. Vedete, molte scarpe piatte oggi, come dicevo anche prima. Peccato qua, vedete, una volta che arriva allo sticking point l'alzata rallenta, se non sei in grado comunque di spingere per tutto il movimento, purtroppo non c'è modo di uscire, diciamo, dal punto. Ora è il turno di Carboni che prova a ripetere la seconda prova, ricordiamo nulla perché ha alzato il sedere in discesa, vediamo se riesce a rimanere un po' più incollato. Ora vedo che posiziona i piedi più indietro, vediamo se questo lo aiuta. Per 2 volte alla second squat che è su in panca, al secondo tentativo caduto un po' in errore, forse evitabile a suo modo. Molte volte, ripeto, può succedere, comunque si vede che sono ragazzi giovani, magari sono alle prime esperienze, può capitare. Vediamo, qua sembra meglio, non vedo il sedere sollevato, forse sì. Sì, ho sollevato. Sì. Diciamo che uno dei modi per capire se uno solleva il sedere o no è verificare il discorso luce. Se io guardo e vedo luce, evidentemente il sedere si è sollevato, e in questo caso si è visto. Tra l'altro gli arbitri sono posizionati anche bene, molto meglio rispetto a noi, quindi ovviamente hanno una visione specifica che noi purtroppo non abbiamo. Ancora una volta penso che a parte il capo arbitro gli altri due vadano belli tranquilli. Diciamo che, come dicevo prima, la posizione più sfigata, passatemi il termine, è sempre quella del capo pedana, che praticamente vede in una posizione, diciamo, non ottimale, perché uno non vedi il sedere perché ovviamente ha le spalle davanti, e poi soprattutto anche il discorso del pattern del bilanciere. Paradossalmente io non posso neanche rendermi bene conto effettivamente se il bilanciere scende, se ho quel, diciamo, quel posizionamento all'interno della pedana. Ora è il turno di Dario, vediamo cosa combina. Più 7,5, 2 su 2 per ora, adesso va con 17,5 kg. Molto bravo qui, diciamo. Mi hanno già messo 2 segnali rossi. Segnali rossi, anche qua penso sia... Ok, non dice soltanto alzata nulla. Penso che sia anche questo sedere sollevato. Aspetta, forse dice che non ha rispettato il comando. Vediamo, ho sentito non hai rispettato il comando, però prendiamolo con le pinze, mettiamola così. Sì, sembrerebbe in effetti, però è vero che qua l'audio arriva un po' distorto. Poi comunque non possiamo neanche vedere bene neanche il labiale, comunque vedere l'atleta, perché ovviamente avendo lo spotter davanti risulta un po' complicato. Forse sarebbe meglio una visione a 3/4 dove comunque siamo un po' più a destra, magari abbiamo una visione più, diciamo, dell'insieme, così è un po' complicato. Ora il turno di Giovanni. Abbiamo Giovanni Lai e poi Marco Sanna, gli ultimi due di questa prima serie. Di evitare il fuorigara. Adesso vediamo prima di tutto cosa combina Giovanni. Giovanni, ricordiamo, come ho detto, struttura fisica di tutto rispetto. 135 kg per lui in questo tentativo. Vediamo se riesce a uscire allo sticking point. Molto bravo qui, continua a chiudere. È valida. Qua al limite il gluteo. Non si è visto, però si può intuire, perché noi ovviamente non lo vediamo, come detto prima, però se notate non spinge dritto, ma a un certo momento il bilanciere va verso la faccia e questo lo aiuta a essere sempre in spinta. Quindi vediamo un po'. Allora Marco, per evitare il fuorigara, deve fare questi 140, quindi Marco svegliati e vedi di farli, altrimenti non ti faccio più allenare da me, forza. Già le minacce. Assolutamente, viene un attimino caricato dal suo coach Gabriele e va in pedana. Vediamo cosa combina, deve essere lucido, sono chili assolutamente alla sua portata, deve essere molto molto sveglio e molto tranquillo. Vediamo che cosa combina. Si setta bene, piede a terra, vediamo un po', vediamo, posiziona bene i piedi, ok, molto bene, il sedere sembra appoggiato, ok. Aspetta, non capisco cosa è successo. Problema, forse l'ha mollato, infatti. Aspetta.
Ha toccato il lato. Aspetta. Non capisco cosa è Il successo. bilanciere ha colpito e è stato riposto perché il rumore era quello. Sì. Secondo me ha sbagliato perché ha messo le altezze troppo basse. Vi riprova, vediamo. Beh, queste comunque sono cose che ti tolgono un sacco di concentrazione. Deve cercare di rimanere un attimino sul pezzo perché ce li ha, vediamo. Allora, esce tranquillo, vediamo, appoggia bene. Molto facile. Ok, fermo. Dovrebbe essere valida adesso. Finalmente si sveglia. Quindi libera anche un po' di frustrazione. Gli concediamo la possibilità di continuare ad allenarsi da me, incredibilmente. No, è stato bravo qua perché, ripeto, sbagli 2 prove, arrivi alla terza, tocchi, ovviamente lì devi avere la testa un attimo perché ci vuole davvero un attimo per fare la cazzata, diciamolo pure chiaramente, dove praticamente sbagli ancora e sei fuori, non è che c'è la quarta prova perché comunque è l'ultima. Comunque è stato molto bravo, complimenti a lui perché è riuscito a recuperare una bella alzata dove in molti secondo me avrebbero sbagliato, quindi molto bene. Anche questo primo flight è giunto al termine, vediamo un attimo. Ok, abbiamo quarte prove, dovremmo avere. Una ce la stiamo vedendo qua di Giovanni Lai e ci sta, mi sembra più che giusto che ci provi perché sul pezzo Giovanni Lai. Ma ne abbiamo anche altre 2 che ho visto. Uno dovrebbe essere Gabriel Farris, se ho visto bene. E poi vediamo, invece ho perso l'occhio per il prossimo. Vediamo un po', andiamo in ordine. Allora, questi se non sbaglio sono 65, ma sto ipotizzando. Peccato, qua ho perso la spinta. Erano 62,5 e ho sovrastimato di un pochino. Poi dovrebbe essere il turno di Gabriel Farris che prova un aumento di 2,5 e poi il turno di Giovanni Lai che prova 140 come abbiamo detto prima. Beh, comunque l'applauso per Farina. Assolutamente, comunque una bella gara, ci sta comunque a tentare la quarta prova, il personal record, soprattutto se c'è un po' di margine, provare a fare del proprio meglio fa sempre bene. Ecco, come mai passare da un 110 a solo tra virgolette 112,5? Come dicevo, la panca si presta a fare degli aumenti più corti, quindi ovviamente un aumento di 2,5 può essere utile magari nella gara precedente oppure in palestra ho fatto un 110, faccio un 112,5 e un PR, c'è un miglioramento di 2,5 kg, non è tantissimo, però sulla panca ovviamente i carichi assoluti sono più bassi. È ovvio, è molto più semplice vedere un 200 di squat che un 200 di panca, mediamente. Vediamo un po', molto belli quelli di prima, vediamo se riesce a ripetersi. Bravo qua, vediamo. Molto bene dallo sticking point qua. Vediamo un po'. 3 bianche per lui, tanta roba. Unplay 4/4. E può essere, diciamo, chiude benissimo il suo sabato. Molto bene, sì sì, ha fatto una bella alzata. Ora dovrebbe essere il turno di Giovanni Lai che prova 140 kg, ricordiamo, comunque stiamo parlando di ragazzi di 18-19 anni, cioè sono chili che diciamo iniziano a suonare molto bene. Perché lui è leggerissimo, parliamo di 100 kg di ragazzo. Diciamo che anche lì il discorso non è che più peso più faccio, ovviamente mediamente sono più forte se peso di più, ma certi chili non sono scontati, comunque stai parlando comunque di 1,4 body weight per comunque per un ragazzo che si allena anche da poco, così giovane, iniziano ad essere chili interessanti che ti lasciano aperte, diciamo, le fantasie anche per chili un po' più stuzzicanti, però come prima gara tanta roba. Vediamo un po', accompagnato da Corrias, vediamo un po'. Loro si allenano a Lula se non erro, vediamo un attimino. Molto, peccato, no, li ha sentiti pesanti. Diciamo che è un'altra cosa diversa, molte volte uno capisce se fa bene la panca o no da come senti il peso sulle braccia. Se il peso sulle braccia inizia a essere pesantello, non gestito bene o comunque con sensazioni negative, inizia già a essere problematico perché ovviamente ho feedback negativi e quindi non riesco a esprimere al meglio. Dici che l'ha sentito e si è reso praticamente subito. Diciamo che è un po' come il discorso
per chi ha fatto squat, magari qualcuno che ci sta seguendo, capita molte volte che io stacco il bilanciere. Se me lo sento solido, me lo sento bene sulla schiena, riesco a spingere bene e sono convinto di me stesso. Se invece sento il bilanciere pesante, non lo sento ben appoggiato, ovviamente non riesco a esprimere al meglio le mie potenzialità, e quello è proprio causato dal feedback che ho io. Molte volte, diciamo, quando si fa questo sport bisogna un attimino mettere da parte il feedback, nel senso devo superare il feedback facendo un discorso prettamente mentale. Come si muove il carico? Magari un feedback negativo, però il carico si muove bene. Quindi diciamo che è un processo anche di maturazione dell'atleta, quello di capire che i pesi pesano, scusando diciamo il modo di dire, e quindi mi devo abituare al fatto che i pesi pesano e quindi non li muoverò in un certo modo o non li sentirò in maniera confortevole essendo dei massimali. Quindi diciamo devo cercare comunque di combattere quella sorta di autoconservazione che uno ha quando ovviamente un peso è molto alto, di farmi schiacciare o comunque non essere a mio agio. È ovvio che uno non sarà a suo agio con un massimale, perché non sarebbe un massimale ovviamente. Allora, dovremmo essere già praticamente pronti per il secondo flight. Con primo che deve essere Gabriele Poddi. Ora penso che sia, anche i giudici sono comunque qua fermi, quindi sì, ma penso che partiremo a breve. Anche perché io vi commenterò le prime due, poi c'è un atleta nel terzo, deve fare il terzo e il quarto, quindi praticamente questa è casa tua, puoi venire e andare, cioè, non c'è proprio, ci mancherebbe. Devo ogni volta dividermi tra mille cose, però dai, ci sta. Vediamo adesso Gabriele, dovrebbero partire a breve. Anche qui vedo dei 120 comunque, quindi 115, belle alzatine anche qua. Ricordiamo che sono tutti ragazzi abbastanza leggerini, vedo dei 67, il più alto 75, però 4 abbiamo almeno 5 under 60 kg come categoria. Medie e leggeri, diciamo, siamo sempre in questa soglia di categoria. Tanto ricordiamo, perché se lo volesse rivedere lo squat di leggeri prima 2,85, che mi ha visto in veste di spotter tra le tante vesti che ricopriamo, però dai, non male. E casualmente poi ha vinto la classifica assoluta. Mostruosa, molto bravo. Ora veniamo a Gabriele, molto bene la discesa, vediamo, molto veloce qua, mi sembra buonissima l'alzata, vediamo. 3 bianche, bravo. 70 kg per un ragazzo che pesa 50,9 kg. Quindi insomma, not bad, not too bad direbbe qualcuno, quindi very good. Ora è il turno di Roberto Cuccu, anche lui è entrato a 70 kg. Lui dovrebbe, sì, è di Iglesias, quindi diciamo che gioca in casa, è un local, vediamo cosa combina. Ci tengono ancora di più loro, giustamente. Giustamente, devo fare bella figura, accompagnato in pedana da Luca Orru, che ha minacciato domani di fare chili clamorosi, non mi ha voluto rivelare, però vedremo domani. Vediamo il turno di Roberto. Vedete, anche lui Roberto usa una scarpa suola piatta, vediamo, appoggia bene il sedere, aspetta il comando dell'arbitro. Molto bene anche questa, bella panca. Diciamo che questa alzata è come dovrebbe essere un'entrata, solida, fluida, molto tranquilla, che ti mette, diciamo, in una situazione tale da poter osare, ma poter essere anche valutata bene. Diciamo che solitamente si dice che la prima è per i giudici, questo lo diceva Sheiko, che lo diceva, per fortuna è ancora tra noi, lo diceva Sheiko, che è un noto allenatore russo. La prima, diciamo, che si fa per i giudici, la seconda si fa per la squadra, la terza si fa come personal record. Questo diciamo che è una filosofia che io condivido, perché comunque la prima deve essere una mina, deve essere un'alzata molto solida, che mi mette, diciamo, in condizione poi, come dicevamo, anche di fare dei bei rialzi, di essere sicuro di me, di rompere anche un po' il ghiaccio, perché molte volte, oltre al fatto che c'è molto freddo, quindi in questo caso è molto appropriata la frase, però ti mette in una condizione tale in cui faccio una prima alzata, prendo confidenza, dico cavolo, li ho sentiti bene, quindi mi appresto con confidenza a fare anche poi le altre. Tutto un gioco mentale, quello che siamo curiosi di vedere con Giuseppe Scatassi, perché lui ha sofferto un po' gli squat. Un peccato, perché c'era una spinta clamorosa, ho visto un paio di alzate di riscaldamento, sono rimasto molto colpito da questo ragazzo. 95 kg in panca per lui.
Ovviamente se uno ha delle leve diciamo da panchista o stacchista, in panca tende a soffrire perché non siamo nati per fare tutto, quindi ovviamente uno deve lasciare un po' di chili, però 95 non sono assolutamente male, vediamo, buona discesa, molto bella questa panca. E mi permetto di dire con margine. Molto margine, come ho detto prima, questa è una bella entrata, solida, fluida, bella alzata anche questa. Forse qua conta anche vedere che abbiamo tutti i senior, qui gioca un pochino di più. Sì, allora diciamo che in questo caso io faccio sempre un discorso legato al margine, metti anche più paura agli avversari a seconda del margine che hai, perché se uno va lì e va a rivelare le carte, ovviamente ti metti secondo me ti metti sempre in una situazione di inferiorità. Se invece comunque fai una bella alzata con margine, metti anche un po' di pressione agli avversari che iniziano a domandarsi ma questo effettivamente quanto può fare, e quindi quello può essere diciamo un'arma in più a livello strategico se poi ho diverse persone in categoria e quindi voglio un attimino dare fastidio, cercare comunque di fare del mio meglio. Con Marco Scano si sta invece 102,5 kg in panca, anche lui della Powerlifting Team Sardegna, categoria 67,5 kg, sembra anche una buonissima esecuzione. Questa è una fucilata, molto bravo, bella alzata anche questa. Tutte belle panche, dovevo dirlo tranquillamente. Adesso ragazzi vi saluto che devo andare a ricoprire la veste di allenatore, quindi dai, ci becchiamo più tardi. Quando voi siamo qua. Sempre un piacere. Però dovevo entrare con 112,5 o con 110 direttamente. C'è Giovanni Spano, dunque torna a essere un commento singolo in questa lunga giornata di powerlifting iniziata alle 10:15 questa mattina. Siamo 8 ore che stiamo vivendo insieme quella che è la prima delle 2 giornate di powerlifting. Appunto 22 metri, capito? Stavo pensando 117 metri. 105 kg, Giovanni Spanu, anche lui molto molto bene, 3 luci bianche che non lasciano dubbi. Ancora 105, stavolta per Alessio Piga, anche lui le prese ovviamente con il suo primo tentativo. Praticamente il bilanciere scende. Anche lui 67,5 di categoria, ricordo tutti i senior in questa fight. Guarda anche la sua è alzata, tutti molto bene con il primo tentativo in questa flight. E adesso tocca a Tommaso Spettu. È arrivato Spettu, 110 kg, lui che è di categoria 75 kg della Cunto Fitness di Villa Cidro. Anche in questo caso è andato tutto bene. E dunque adesso l'onere di presentarsi alla panca è di Simone Piras, che inizia, apre con
anzi entra con 110 kg, eccolo qui. È pronto per cominciare. È buonissima anche la sua esecuzione. Tutti molto bene finora. E adesso va Ananio Manca. Entra con 115 kg. Hanno tutti dato l'impressione di avere tanto margine. Mentre invece ha sbagliato proprio Ananio Manca, che la prende quasi a ridere. È arrivato il primo errore di questa flight. Mentre adesso tocca a Luca Carcagnu. Primo tentativo da 120 kg. Anche questa è un'esecuzione perfetta. Per adesso l'unica nota dolente è Manca. Molto bene invece Carcagnu, categoria 75 kg lui, come anche Tsudas, che si presenta adesso sulla pedana. Lui che è della Military Gym Garage di Assemini, classe senior, perché alzerà in press 122,5 kg. Praticamente non ho... Dovremmo esserci. Un'altra esecuzione perfetta. Buona la prima per Mattia Tsudas. Chiude i primi tentativi Alessandro Casale, anche lui classe 75 kg della Power Wellness Academy di Quartus Sant'Elena, classe senior. (125 kg).
quelli che dovrà sollevare adesso. Anche per lui allora una buona alzata. Adesso inizierà un nuovo giro, si riparte da Gabriele Poddi che da 70 kg passa a 75, come lui Roberto Cuccu subito dopo. È buono anche stavolta, alzata valida quella di Poddi. E dunque tocca a Roberto Cuccu che, come anticipato, proprio come Poddi, passa da 70 a 75 kg. Nella categoria passiamo da un 52 a un 56 kg. Perfetto, anche lui, anche questa volta. E c'è ancora margine. Adesso invece Giuseppe Scatassi, lui proprio adesso come noi, uno sguardo verso il monitor. No, ci sono io. Passa da 95 kg a 100 kg. Ha iniziato benissimo in confronto con la sua entrata negli squat. Vediamo se va avanti bene. Da 95 a 100 kg. Sembra essere stata perfetta anche questa esecuzione. E c'è anche la conferma. 3 luci bianche. Marco Scano adesso, più 5 anche per lui, a 102,5, a 107,5.
Siamo passati alla categoria 67,5 kg. Come lui anche Piga. Che bisogno della spinta del pubblico, non basta però questa volta Ascanu. Il bilanciere va a 112,5 kg. Ora è il turno di Giovanni Spanu. 112,5 kg contro i 105 nella sua entrata. Pronto l'atleta della Military Gym Garage. Buono il tentativo di Spanu dunque. Sarà a 112,5 kg. Vediamo se riusciamo già a vedere quale sarà anche il suo prossimo tentativo. No. E allora puntati su Alessio Piga. 112,5 kg anche lui sul bilanciere. Però abbiamo a che fare con un 67,5 kg contro un 75. Ottima la sua performance. È il turno di Tommaso Spettu, molto bene anche lui, primo tentativo 110 kg, sale a 117,5. Lui come tutti gli ultimi del giro, categoria 75 kg. E anche lui fa il suo. Ottimo livello in questa fight, veramente veramente ottimo livello. Tutti con grande precisione, con grande cura dei dettagli. E adesso Simone Piras. Anche per lui stacco di 7,5 kg, salto in avanti, proprio come Spettu. E sembrerebbe essere un'altra prova senza discussione, infatti. E di nuovo il turno di Ananio Manca. Che ha sbagliato il primo tentativo, ma arriva con molta tranquillità con l'appuntamento con le bilanciere.
sale comunque da 115 a 120 kg. E questa volta non ci sono dubbi. È già pronto Mattia Tsudas per salire sulla pedana. 2,5 kg in più, passa da 122,5 a 125. Allora, a lui è primo. De Master è primo. No, questo è 75, no, il primo. Perché erano 72 mi sembra. Stanno posizionando alla giusta altezza il bilanciere. Qualche errore anche di comunicazione, comincia a farsi sentire la stanchezza in ogni componente dello staff. Adesso ci siamo. Ma lui pesa esattamente 72,7. No, io sono più o meno per un po' più 5. Un'altra alzata a Vale, un'alzata buonissima, quella di Mattia Tsudas. Esatto, 200 grammi. No, sono stanco, no, faccio 200 grammi di differenza tra Tsudas e Ananio. Tsudas è 72,7, non è 72,7. Infatti è quello sto dicendo, cioè può vincere questo. Guarda questo, 127,5. Salto di 7,5 kg per Luca Carcagno, da 120 kg a 127,5. Vediamo se anche lui riesce a bissare. Sembrerebbe di sì. E infatti. Cioè sono troppo stanco, non sto ragionando. Sta andando Alessandro Casale. Un tentativo da 130 kg, non lo sta portando alla grande, no. Forse è ritornato giù il bilanciere. Si chiuda con questo errore. Pasticcia dei secondi tentativi, adesso si riparte con Gabriele Poddi.
78 kg Gabriele Poddi che porta su con errore. Nulla il suo terzo tentativo. Dai. Bello pieno, bello duro. È pronto Roberto Cucco, prima 70, poi 75, questa volta a differenza di Poddi passa direttamente a 80, più 5 anche adesso. Per lui 3 su 3. Ecco lì, prepara. Il momento di Scatassi, Giuseppe Scatassi. Anche per lui è una sorta di percorso regolare, 95-100, adesso va per i 105 kg. C'è qualcuno che devi inserire insert coin. Fagli la freccia anche Insert coin, inserisci moneta. Tutto il lancino, ma sì, quello che un giorno mi ha fatto io testa di giapponica, almeno poi no, cinto durissimo. Fallo per te stesso, ma Sta soffrendo Scatassi, non riesce a completare l'alzata. Resta fermo a 100 kg, mentre Marco Scanu si ripete sui 107,5. Questa volta per riuscirci ovviamente. Ma non c'è un folle come te. La palla il giudice là. Fatti prestare per la vittoria. Beh, prestami il braccio. Non dico. Sì, ve l'ho detto. È bastato il supporto del pubblico. Peccato. Posizione più avanti. Gli occhi di riferimento io li prendo. Questo sotto bilancio in modo che questo ce lo spazio. Restano maledetti quei 107 kg e mezzo. Vai Piga! Vai a lei! Piga invece, Alessio Piga bene nelle prime due, 5 kg in più da 112,5 a 117,5.
Perché lei sta dando lezione. 112 e mezzo. No, 112 e mezzo l'ha già fatto. 107 e mezzo. È stato necessario l'aiuto degli spotters. Ce l'ha fatta. Deve tirare. Manca un anello. Nulla da fare dunque per Alessio Piga. 5. Nel turno di Giovanni Spanu, che arriva a 120 kg. alla fine della giornata sempre così. Buono il suo di tentativo, va 3 su 3. Vediamo se anche lui pensa, comunque se proverà un quarto ed ultimo tentativo. Che Pira! Tommaso Spettu, 120 più 2,5 rispetto al suo secondo tentativo. Mi chiude molto bene questa sua serie di alzate. No, è dove corretto. Praticamente ce l'ho tanto, sto cercando di più, no? Quindi io magari però 122 kg e mezzo Simone Piras. Non riesce a chiudere nel migliore dei modi. La prende comunque con filosofia. Ora è il turno di Ananio Manca. La prima è andata bene, poi ha alzato a 120 e adesso va a 125. Comandi! Non ci è riuscito. Ha ceduto proprio con le braccia, Manca. Questa è l'impressione da qui. Ok, allora si guarda la Anzi invece Mattia Zudas che va per i 130 kg.
è andato più leggero prima, aumentando il peso di soli 2,5 kg, questa volta a 5 pieni. Anche per lui però non finisce bene. Dunque qualche applauso, incoraggiamento. E adesso gli ultimi due, Alessandro Casale e Luca Carcagno. Per Casale adesso tocca a lui, sono 130 kg da sollevare in press, dove lui Carcagni invece proverà 132,5. Per Casale una rematch, visto che non ce l'ha fatta nel suo secondo tentativo a sollevare 130. Nemmeno lui ci riesce. E 2 volte è andata come avrebbe voluta per Casale. Quel 130 oggi ha avuto la meglio su di lui, mentre Carcagno 2 ottime esecuzioni finora, da 120 a 127,5, e adesso il passaggio a 132,5 kg. Secondo me era meglio il terzo di non ce l'ha fatta neanche Carcagno, che si ferma a 127,5. Terzo tentativo maledetto per quasi tutti. Vediamo se per caso ci saranno quarti tentativi anche. Sembrerebbe di no. Probabilmente qualche attimo di pausa, adesso vediamo se c'è un annuncio. Cinque minuti e allora piccola pausa per noi.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai 100 di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa tu l'hai già fatta. No. 2, sì. Fate, ricordo che l'approccio alla zona di lavoro, le prime cadute, sono proprio di ricerca della punta. Eli! Buoni piedi! Cristian! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi rimpongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate, abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello,
paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Il Budoni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. E solo Ugo prova il diagonale. Trina di rigore basso da Palermo. Mendes verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Doumbouya, ancora Doumbouya per la rovesciata che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi. Il Čekićak riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascero ha tenuto col portiere, Cascero! Il Maddalena in vantaggio, minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi, sua posizione, Pilloni. Si va da Calarco, solo lui la poteva chiudere. Madrid e porta di Gennaro, un capolavoro. L'avevamo detto, non fa una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Ligoni guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Mutis. Di Aramu, Calaresu, la tiene, prova Calaresu. E qua ci prova Macca. Ci siamo, nuova flight, si parte subito con Stefano Cadoni. Entrata con 95 kg per l'atleta dell'Oristano Powerlifting. Senior categoria 90 kg, tutti senior in questa flight. Nella flight precedente abbiamo visto tutte ottime entrate, ha sbagliato soltanto Manca. Vedremo come andrà invece stavolta. E la prima va benissimo per Cadoni. Bella flight questa, si parte subito con i lancieri pesanti, tutti over 82,5 come categoria. Cadoni 90 kg, adesso c'è Dettori 82,5 che entra con 100 kg.
Perfetto, anche il suo primo tentativo. È il turno di Jacopo Mocci. Buona l'alzata, questa volta non ha messo. Alla fine non è stata buona l'entrata di Mocci, proverà a fare meglio D'Andrea, Stefano D'Andrea, anche lui 110 kg di entrata, anche lui categoria 90 kg, non sarà anche Flavio Sanna dopo di lui. Adesso il momento del press che va perfetto, anzi no, anche stavolta no, che non ci crede, sorpreso lui come sorpresi noi. Due errori consecutivi. Non hai rispettato. 117 kg e mezzo il peso del bilanciere che Flavio Sanna alza perfettamente. Il tentativo di Enrico Basciu, il primo tentativo di Basciu, che inizia con 120 kg. Perfetto il tentativo dell'atleta del New Center Sport Iglesias. Adesso tocca a Matteo Serra del Black Bears Powerlifting di Settimo San Pietro. Ci ha fatto vedere
belle cose nello squat. E adesso entra con 122,5 kg. Non buona la prima per Matteo Serra. (122,5 kg sul bilanciere anche per Davide Brazzu). Categoria sua 82,5 kg. Per adesso 6 tentativi, 3, anzi 7, 4 riusciti, 3 no. Vediamo se lui pareggia i conti per gli errori o se invece porta una scia positiva, e sembrerebbe di sì. È alzata valida per Brazzu. Vabbè. Qualche killaggio c'è. Tanto È molto più nulla rispetto allo sport. E in tu? Questo Molto più nulla rispetto allo squat. La panca non... Tocca ora a Domenico Cordone. O se soli, che nessuno che dice la cosa, poi se soli, quell'altro non c'è nessuno. Che ha vinto nella sua categoria negli squat. Sta adesso provando a aver sceso con 147,5 kg di press e ci riesce. Prossimo sarà Raffaele Solla invece del Power Wellness Academy di Quarto Sant'Elena. Lui come Cordone della categoria 90 kg entra con 155 kg. Vabbè, dopo va a passare per una volta. Ho paura anche per la prossima. Non ci avere paura, ti hai messo un peso che puoi fare tranquillamente, sì, però... sto benissimo, non è peso. Forse i piedi troppo dietro. Eccessivamente. Stefanca non mi piace tanto. Stefanca non mi piace tanto, così tanto. Censo. Con leggerezza.
Cordone. Devi rompere il parallelo con le braccia. Quindi scendere sotto la scapola tipo. No, la linea, il gomito deve stare sotto la spalla, la linea della spalla. L'hanno fatta anche per... comunque stanno puntando alle Olimpiadi. Magari. No, stiamo finendo il primo. Tocca ora a Raffaele Sollai. Lui è entrato da 155 kg, anche lui categoria 90 kg. E anche per lui è entrata di successo, e invece no. Non è chiaro il motivo. Questo è il fatto che è andata male la prima per lui, adesso invece Danilo Madeddu chiude il primo giro. È entrata da 157,5 kg per Danilo Madeddu. Buona la prima per Madeddu, con un grande sforzo a prima vista, però buona. Viene sistemato dal bilanciere, poi si riparte con i secondi tentativi. Dovrebbe aprire i giochi ancora una volta Cadoni. Vedremo se sarà così. In questo momento non ho davanti il quadro con i pesi dei prossimi tentativi. Allora sì, adesso lo posso dire, Cadoni che ha iniziato con 95 kg, più 5 passa a 100, già pronto ad andare sulla panca. Sta valida, primo brivido forse per lui, perché il primo segno luminoso è stato rosso.
con 2 rossi, l'alzata è nulla, e invece poi sono venuti fuori 2 segnali luminosi bianchi. E allora è andata bene. Il secondo è Davide Dettori. Dovrebbero essere 110 kg quelli sopra la testa in questo momento di Dettori. Adesso ve lo posso anche confermare. Un più 10 più che positivo per Dettori, che sembra avere ancora margine per aumentare il peso del bilanciere, ma chissà, magari di altri 10 kg. Per adesso 2 su 2 e invece Jacopo Mocci gli è andata bene l'entrata con 110 kg, si vuole rifare alzando l'asticella e passando a 115. Non gli va bene neanche questa. Due sudonate male per lui, che ha bisogno di non sbagliare la terza se non vuole restare senza tempo. Ora invece Stefano D'Andrea, anche lui ha sbagliato prima a 110, anche lui si vuole rifare con più 5 a 115, proprio come Mocci. Ovviamente D'Andrea spera di avere un esito diverso questa volta. Ed Andrea ce la fa a portare a casa questo risultato, questo punteggio di 115, che potrà ovviamente incrementare col terzo tentativo. Però terzo tentativo che vivrà più tranquillamente rispetto a Mocci, mentre già si posiziona Matteo Serra. Neanche lui è andato bene il primo, ci riprova quindi con 122,5. Tutta la concentrazione di Serra. Arriva male anche adesso. Lui come Mocci avranno l'ultimo tentativo per chiudere con col punteggio. Non una situazione comodissima, ma assolutamente recuperabile. Ora Flavio Sanna, che ha fatto bene con 117,5 più 7,5 il secondo tentativo da 125 kg.
Dovrebbe essere andato bene, sì. Non cambia il peso del bilanciere, sembra non cambiare neanche l'altezza per Davide Brazzu. Per lui un incremento di soli 2,5 kg. Abbiamo provato. Alla grande questo tentativo per Sanna. Anzi no, era Brazzu, piccolo. È stato un errore nell'ordine continuamente l'ordine del tabellone. Infatti adesso dovrebbe essere Flavio Sanna, che dovrebbe essere a 130,5. Allora no, si trattava di Bascio, quindi, che ha fatto il suo secondo tentativo. Quindi mancano ancora 3, mancano Cordone, Sollaie e Madeddu. Quindi dovrebbe essere con il Cordone. Tentativo da 155 kg. Alzata valida per Cordone, 155. Positivo questo incremento di 7,5 kg. E adesso si resta con 155 kg perché Sollai vuole rifarsi dopo che ha sbagliato l'entrata.
caotica. A un certo punto la visione dei dati in questa serie di secondi tentativi, però ovviamente come ci saranno i terzi leggeremo bene i dati così da essere sicuri di non esserci persi nulla. Riesce a rifarsi Sollai. Che era segnato come il 155, adesso però viene segnato come 160, quindi forse proprio l'ultimo ha scelto di cambiare. Li rivedremo bene poi tutti i dati. Allora si va con i terzi tentativi, si parte da Cadoni. Bene 95, bene 100 e adesso va con 105 kg sopra la testa. Dovrebbe essere non valido questo tentativo di Cadoni e infatti si accende la seconda spia rossa. Ora tocca a Dettori che ha fatto 100, poi 110, questa volta incrementa di 5 kg. Buono il suo tentativo, fa 3 su 3 Dettori, 115 kg sollevati in press. Momento invece importante per Jacopo Mocci che ha sbagliato entrambi sui due tentativi finora, il primo da 110, il secondo da 115. Ancora una volta incrementa il peso del bilanciere passando a 117,5 kg. Abbiamo sculato dello sport, le figure di parte abbiamo sculato ovviamente. Un campo femorale come vedi. Va, Mocci si blocca, Mocci incredibile. Senza punteggio Jacopo Mocci. Sconsolato, peccato. Non ne ha avuto. Forse anche un po' insicuro mentalmente dopo
i due primi errori, appena ha sentito quel peso, il peso scomodo, è come se magari potrebbe aver più ceduto prima del previsto. Cedimento prima mentale che fisico. Adesso D'Andrea, che anche lui ha sbagliato il primo, poi il secondo, poi a 115 è riuscito a completarlo e a renderlo valido. E allora adesso ci prova passando a 122,5 kg. E qui la situazione si complica. Non ricordo come si ricorda la cena di no, anche la Bodinovo, la bravissima. Chiude con questo 122,5 Andrea, che forse si è fatto male alla schiena, anzi quelli di sicuro c'è sofferenza, però adesso l'attenzione deve essere su Serra, che non vuole sbagliare come Mocci, anche lui 2 errori su 2, entriamo a 122,5, ci riprova con lo stesso peso e questa volta deve portarla a casa. E adesso, momento della verità, e questa volta sì che dovrebbe essere andata bene, e infatti 122,5 per Matteo Serra, che non esulta troppo perché sicuramente avrebbe voluto poi fare qualcosa di più, però sarebbe stato molto peggio terminare senza un punteggio. E adesso invece Flavio Sanna da 125 a 130,5, 5,5 kg in più, va a posizionarsi Flavio Sanna. Battute anche tra gli spotters, ma c'è da fare sul serio, sta dando tutto Sanna, non ce l'ha fatta però. Resta ferma a 125, vediamo se Brazzo invece riesce ad andare oltre. Per lui addirittura passaggio da 125 a 132,5, 2 kg in più rispetto a Sanna. Poggia adesso il bilanciere riesce a riportarlo su in maniera perfetta. 3 su 3 per Brazzo, che chiude con 132,5. E Basciu proverà a pareggiare i conti. Aveva fatto di più nel secondo tentativo, ma anche lui si presenta al terzo tentativo sulla panca per fare 132,5.
Falsata nulla però, che l'ha presa bene. Chiede qualche spiegazione, però alla fine la prende col sorriso. E adesso Domenico Cordone per chiudere questa flight. Prima 147,5, poi 155 e adesso va per i 160. Tra due. Ma lui è tamponi? Non c'è? Sta dietro. Va Cordone, forse non preciso nell'alzata, che invece è andata bene, e poi la faccia, uno sguardo di Cordone come per dire mamma mia cosa ho fatto. 160 ha fatto Domenico Cordone, che se la sta ancora ridendo, e che ha chiuso così questa fight. Non ci dovrebbero essere ulteriori tentativi. Chi se ne foto? Quello che dico io, quello in palestra, le maglie di casa ne faccio, cammina fin come cazzo fa a vedere quell'arco? Qui ci sono la freccia, per motion. L'hai visto come si è alzato? Sì. Hai visto come si è messo in piedi? Sì. Vabbè sì. Poi quelle canzoni. Dai da bere gli assettati e meno fortunati, regala gli non era Allora, brevissimo il quarto dell'ultimo flight su panca uomini. Ci avviciniamo al finale di questa prima lunga giornata di questo ottavo campionato nazionale sardo, per ripartire poi più carichi che mai domani mattina, sempre dalle ore 10. Anche adesso 2 minuti di pausa per preparare tutto, pausa per noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento.
Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa tu l'hai già fatta. No. 2, sì. Fate, ricordo che l'approccio alla zona di lavoro, le prime cadute, sono proprio di ricerca della punta. Eli! Buoni in piedi, Cristian! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi rimpongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate, abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello,
paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. L'ultima fly di questa giornata la commentiamo insieme a Enrico Bascio, che ha vinto nella sua flight in panca. Partiamo un attimo da te, allora, sensazioni della giornata che si chiude, ti chiedo se devi anche concorrere domani per gli stacchi. Sì, domani faccio anche la gara di stacco, meno 82,5. Sì. Soddisfazione, riposo quanto? Sì, beh, vabbè, oggi sono abbastanza soddisfatto perché comunque lo squat è andato abbastanza bene, perché ho fatto 215 in terza prova, sono abbastanza contento, anche se magari avrei voluto fare 220, però comunque è un PR rispetto alla passata gare. E allora insomma buone sensazioni per continuare domani così. Ci concentriamo invece sugli ultimi atleti di questa giornata. Ruggeri ha cominciato con 45 kg, tentativo valido. E allora adesso andiamo a vedere, dovrebbe toccare a Massimo Lai che parte con 80 kg. Ti chiedo, tu quanti ne conosci? Quanto vi conoscete voi qua in questo ambiente? La maggior parte ci conosciamo perché comunque alle gare ci vediamo molto spesso tutti, poi comunque molti atleti, alcuni atleti fanno anche gare a livello nazionale, quindi FIPL, quindi sono anche conosciuti, quindi molti ci conosciamo, sì. Allora adesso commentiamo invece, lascio a te fare il commento tecnico del primo tentativo dell'entrata di Massimo Lai. Ti lascio parola. Poi gioca semplice. Una alzata molto semplice, molto veloce, tre valide, ma sicuramente è margine. L'abbiamo visto anche nella seconda flight di questa panca uomini, un tentativo, il primi-senior di lasciarsi margine dopo il primo tentativo. Voi invece nel vostro turno un po' meno? Ma tendenzialmente la prima entrata si tende a fare relativamente semplice, in modo poi da valutare anche lo stato di forma effettivo della giornata e poi comunque avere margine d'azione per le alzate successive, anche perché nell'eventualità che l'entrata venga fallita poi non si può più abbassare il carico e quindi poi complica di molto la gara. Abbiamo adesso Mauro De Logu, Master 1, categoria 56 kg, entrata con 95 kg. Allora andiamo a vedere il primo tentativo. Anche questa volta si è lasciato margine. Alzata semplice, è andato bene sul petto, spinta velocissima, sicuramente ampio margine. Dobbiamo aspettarci tutti così, diciamo, almeno in questo primo giro. Sì, penso il primo giro, a meno che qualcuno non voglia azzardare direttamente un'entrata aggressiva. Però cosa ci puoi guadagnare con un'entrata aggressiva? Tendenzialmente nulla. Però magari qualcuno vuole osare oggi. Vedremo. Intanto Mauro simula 105 di panca come entrata, lui è categoria 82 kg, Master 3. Tu lo conosci lui, che quanto è per lui 105 kg? Mauro simula no, non è un atleta che conosco, però ha fatto una bella alzata, sì. Insomma, anche in questo caso devo ancora vedere delle belle. Pietro Donati è un atleta che conosco, è molto forte, soprattutto in relazione alla sua età, ha quasi 67 anni mi sembra, non ricordo male. In classe 1955, quindi siamo a 69 anni. Quindi entra anche con un'entrata molto conservativa, poi vedremo successivamente che sorprenderà. Insomma, 69 anni, 117 kg, una scelta conservativa. Sì, bravissimo atleta. Arriva adesso Donati che si sta fasciando il polso. E adesso lo vediamo all'opera.
per adesso 4 entrate positive, ci aspettiamo anche la quinta, adesso non vorrei essere l'uccello del malaugurio. Speriamo di no. E invece tutto come previsto. Invece no. Stranamente 3 nulle. Forse ha alzato il sedere dalla panca, però non è sembrato, Donati non ci crede, infatti è lo sguardo più sorpreso di noi. Donati non capisce esattamente cosa sia successo, perché effettivamente non è stata chiarissima, bisogna vedere gli arbitri cosa hanno valutato. E comunque detta una cosa, poi ovviamente succede subito il contrario, purtroppo è sempre così. E quindi ecco, il primo tentativo non è andato bene e adesso Danilo Madeddu, che ha cominciato prima in verità, infatti doveva avere già un tempo lui. Se non ricordo male invece è qua in questa ultima flight e parte con 120 kg. Insomma, anche in questo caso. Sì, anche in questa cosa facilissima. 3 luci bianche. Ancora Powerlifting Team Sardegna, un Giovanni Corrias, parte con 130 kg. Insomma, una grande famiglia quella del powerlifting. Quanti erano oggi loro? Non saprei. Invece tu sei qua di Iglesias, come avere questa manifestazione qua in casa? No, è molto bello, finalmente è una gara di powerlifting ad Iglesias, perché comunque avere una manifestazione così per promuovere questo sport in città è una bella soddisfazione, anche perché ci sono tanti atleti comunque di Iglesias ed è molto bello. Poi anche per una volta non doversi spostare così tanto lontano. Sì, evitare il viaggio è molto comodo sicuramente. Tanto un altro tentativo eccellente, questa volta da parte di Giovanni Corrias, appunto si resta con 130 kg perché sono quelli con i quali entra Danilo Campidano dell'HOB di Cortigliana. Lui senior 130, sì, categoria 110 kg. Eccolo che arriva. Classe 1986, Danilo Campidano. Fate il commento tecnico. Fa bene il fermo al petto, salita veloce, quindi 130 kg validi, bella alzata. Aspetta adesso noi vedere Nicola Melis, anche lui dell'HOB di Cortigliana, anche lui categoria 110 kg, lo conosci? Quanto è per lui? 145 kg, questo è il suo primo tentativo. Visto come è andata prima non mi azzardo in pronostici per non portare sfortuna, però diciamo che solitamente. Ora non sappiamo oggi come stia lui, però lo vediamo adesso insieme. Insomma, un po' come avevi previsto. È andata bene, sì. 3 luci bianche. Diciamo che sono solamente la sorpresa di Donati fino a qui, perché poi il resto è tutto come previsto. Sì, Donati ha avuto sicuramente qualche problema durante l'alzata, che non è chiaro ancora però. Sì, anche perché non c'è stata poi data spiegazione. C'è stata comunicazione da parte degli arbitri, però
Sicuramente nel secondo tentativo si capirà meglio. Antonello Leggeri che si fa vedere dopo aver vinto la classifica assoluta nello squat, parte leggero con 150 kg. Sì, lo squat ha stravinto, è un atleta di livello nazionale, quindi è molto forte. E anche lui veramente in nonchalance. È stata una passeggiata di salute. Ma quando uno si presenta con una alzata in press di questo tipo, tu che lo guardi da rivale, comunque da esterno, quanto ti aspetti che possa sollevare in più? Allora, in panca i salti tra un'alzata e l'altra generalmente sono piccoli, magari 5 kg, 7 kg. Certo, vedendo un'alzata così sicuramente 10 kg in più senza dubbio. Vedremo se già nel prossimo magari vedremo un 7,5 kg, che l'abbiamo visto tanto comunque oggi in panca. È stato forse il valore medio di questi avanti. 5-7 kg ho visto per lo più, anche se qualcuno magari ha osato meno e ha fatto salti di 2,5 kg. Successo magari perché è voluto essere più conservativo alla fine, mentre il tentativo di Manuel Sellero da 167,5 kg, lui che è un master 1 di categoria 90 kg. La prima è la seconda alzata o la prima? La prima. Comunque anche lui non si è fatto problemi, adesso c'è Matteo Campos e poi comincia i secondi tentativi con Ruggeri. Ma insomma anche qua ci aspettiamo un 170 non sofferto così tanto almeno. Sì, allora per quello che ho visto alle gare passate Manuel Sellero 170 li ha. Infatti ha chiamato 172,5. Il prossimo sarà così, adesso invece abbiamo Campus con 170. Campus lo conosci? 170 al peso di 96,7 kg, tanta roba. E tra l'altro anche questa Questa è un'alzata molto semplice, tantissimi chili, veramente un atleta forte. Tra l'altro anche bello carico con questo colpo così affettuoso, però di quelli che sei carico sai che vuoi fare ancora di più. Sembra in giornata oggi. Allora, primo giro andato, soltanto Donati non è uscito soddisfatto dall'entrata. Secondo te Donati riparte da 117? Possiamo già vedere, in verità sì, ripartirà comunque con 117. L'avresti fatto anche tu oppure dici per la sicurezza poteva anche già andare oltre? Allora, potrebbe andare oltre, però secondo me è scelta giusta di ripetere l'alzata fallita per diciamo abbassare il margine d'errore della gara, diciamo. Allora adesso Ruggeri sale di 5 da 45 kg a 50, più che un Master 5 comunque, 75 kg. Anche in questo caso però se l'è cavata abbastanza bene. Se l'è cavata molto bene. È stata valida, 3 luci bianche, è andata molto bene. Sale addirittura di 10 kg Massimo Lai, che passa da 80 a 90, adesso il suo turno, così ci piace. E da 80 a 90 in percentuale è anche tanto, come un bel rialzo. Contando che è il tuo secondo dei 3 tentativi. Evidentemente si sente in forma oggi. Eccolo Massimo Lai, lui è un Master 3, lo ricordiamo, 82,5 kg del Barbell Studio di Quartus Sant'Elena. Andato benissimo nel suo primo tentativo, adesso vediamo il secondo. Beh, l'esecuzione è perfetta. Sì, esecuzione molto buona. Effettivamente è stato un tentativo provante, però ha chiuso con un'alzata abbastanza veloce, sicuramente anche margine. Vediamo quanto rialza.
In terza chiamata 95. Ci può stare alla fine passare dal primo 15 in totale come... Allora adesso Mauro De Logu per nuovo record mondiale, non ufficiale. Comunque da 95 kg a 102,5 kg, eccolo qua, quel salto medio insomma di cui stavamo parlando poco fa. 7 kg classici. Tra l'altro ricordiamo che Basser 1 che è di categoria 56 kg, lui pesa 55 kg,1, ci danno insomma 55 kg. E se l'è cavata egregiamente. Sì, questa è una bella grindata, è stata 3 luci bianche, è andata molto bene. Ora Mauro Simola, anche lui sale di 7,5 kg da 105 a 112,5. Allora, un attimo che venga sistemato il bilanciere, lui intanto già è pronto ad avvicinarsi. Un po' di carica anche per lui. C'è ancora margine. È sceso molto veloce, però ha recuperato bene l'alzata in chiusura. Ha fatto una bella grindata, non so quanto abbia ancora di margine. Magari 2 kg, 2 kg e mezzo potrebbe tentarli in più. Dici che 5 già sarebbe troppo? Come ho visto questa alzata, sì, comunque la chiusura è stata un po' lenta, quindi sembrava molto vicino al suo massimale del giorno, diciamo. E allora adesso invece Pietro Donati, l'unico che deve trovare il suo primo punteggio, ovvero, visto che ha sbagliato il primo tentativo, da 117,5 ritorna insomma a 117,5, riparte da lì, vediamo stavolta come va, stavolta lo osserviamo ancora più con attenzione. Stavolta non diciamo niente. Esatto. Sembra perfetto stavolta, infatti. Forse prima veramente glutei, quel minimo di glutei su. Magari è un problema di concentrazione, si è perso in qualche dettaglio, ma è stata con sicuramente margine. Si prepara invece Danilo Madeddu, passa da 120 a 127,5 kg. Arriva adesso verso la pedana. Master 3. Di peso 75,9 kg, da categoria 82,5. No, lo vediamo adesso all'opera. Qui facciamo sempre così. Sì, infatti lo stiamo contando. Non immaginai, che non possiamo metterlo. Lo so. Anche lui potrebbe essere vicinissimo al suo limite di giornata. Rispetto all'alzata precedente sembra avere più margine, però anche questa è stata un'alzata impegnativa. Si fa ancora più sul serio adesso con Giovanni Correas, per lui 135 kg, però insomma aumenta di 5 kg, quindi vedremo. È un passo che ci sta. Vediamo come se la cava. Sembra quasi un'entrata questa.
Fin troppo semplice. Sì, sembra fin troppo semplice, evidentemente oggi si è sottovalutato. Vediamo se riusciamo a fare in tempo già a vedere come può ripartire, se magari dà subito il suo prossimo 140, comunque sempre di 5. Ci sta, 5 kg comunque ci sta. Ora invece Danilo Campidano che sale di 7,5 kg a 130 al suo limite. Pronostico? No, oggi non faccio più pronostici. Però si setta bene. Sprofonda un po' sul petto, però se la cava benissimo. Ha recuperato un errore, però chiusa molto bene. Tra l'altro anche inarcando molto meno la schiena, non in confronto magari anche a voi. Quanta spinta dai in più inarcare la schiena? Riduce un bel po' il ROM e anche la... aiuta un bel po', però non tutti gli atleti hanno la mobilità per poterlo fare. Prossimo sarà invece Nicola Melis che sale da 145 a 152,5. Dopo sarà anche bello vedere Matteo Campus che salirà a 177,5. Una bella sfida sarà una bella sfida con Manuel Sellero. Lì poi dipende se uno magari vuole lo strappo finale, magari si farà un po' di strategia sulle ultime alzate. Tanto Melis riesce anche lui, fa 2 su 2, tutti perfetti finora, c'è stata quella macchietta rossa di Donati, per il resto stanno tutto bene, se l'ho detto ovviamente il povero Leggeri, cioè lui pagherà purtroppo questo dato di fatto appena citato, ovviamente gli auguriamo di no, se poi ci ascolti Leggeri ti chiediamo scusa già nel caso. Diciamo che per adesso nessuno ha voluto rischiare alzate particolarmente rischiose, scusate il gioco di parole. Vabbè, la speranza è che al terzo tentativo invece si rischi per vivercela meglio. Di solito il terzo tentativo si rischia un po' anche perché comunque ci si gioca magari la posizione, il piazzamento. Quindi qualcuno oserà anche alzate che non ha. Pulsini che erano qua. Invece Leggeri non ha bisogno di fortuna o sfortuna, alzata perfetta. Leggeri, alzata leggerissima. Potrebbe tentare un altro più 7,5, andare a 165. Potrebbe tentare, sì. Oppure magari potrebbe dire tanto non raggiungo più 5, magari sapendo che tanto non può raggiungere il primo, non può arrivare il primo, magari la terza. Allora, Sellero 172,5 più 5 rispetto al suo primo tentativo, fondamentale portarlo a casa per poi magari osare veramente dopo. Sì, lui sicuramente si giocherà la vittoria oggi. L'ha fatto? Tant'è però. Non va invece. Allora, se vorrà osare dovrà farlo tutto in un grande colpo finale. Probabilmente ripeterà questa chiamata. Provare almeno a chiudere il secondo posto, anche se comunque ha un 167 che forse già è raggiungibile, perché se Leggeri ha scelto 162 dovrebbe già essere anche tranquillo, cioè, penso che possa tentarla come vuole. Ora dipende prima di tutto da Campus, perché Campus deve ancora fare il suo. Se sbagliasse anche lui invece avremo un finale più acceso. Vediamo come
come si approccia a campus a questa alzata? Siamo stanchi. Diciamo che la differenza di età è a favore di campus. Eh sì, c'è poco da fare, parliamo di un 96 contro un 82, 14 anni di differenza e invece Molto bene. diciamo che si è preso il primo posto qua a Meliz. Probabilmente sì. Allora, gran finale, siamo agli ultimi tentativi a meno di possibili quarte esecuzioni, vedremo se ci saranno. Intanto Tenterà il record. tanto Ruggeri per darsi un altro più 5 per tornare soddisfatto a casa sua. Classe 1962, Daniele Ruggeri, Master 5, categoria 75 kg. Uno di quei volti che ti ricordano anche quanto sia tante volte più una sfida con te stesso. Sì, alla fine la cosa più importante di solito è quella, più la soddisfazione personale. E allora, per averla, se la porta a casa, non ci dovrebbero essere sorprese, infatti solo segni bianchi e può chiudere col sorriso anche per lo stanco, una sbuffata di chi forse non vedrà l'ora di mettersi a cenare. Inizia ad essere una certa ora, sì. Prossimo Massimo Alai che ha fatto 80, poi 90 e adesso prova a chiudere con 95. Bilanciere dovrebbe essere pronto, può arrivare Massimo Alai. Però con un colpettino che non ti Si è bloccato sul fermo, oggi proprio non ci sono. Chissà che non ci riprovi invece, che non voglia riprovarci con un quarto tentativo. Vista così probabilmente penso di no, però magari vorrà riprovare. Mauro De Logo adesso dopo 95, 102,5 gioca più sul conservativo per migliorare però di soli 3,5 kg, da 102,5 passa a 106. Tentativo di record mondiale non ufficiale. Bravo, hai fatto bene a ricordarlo. Con un fermo molto solido, infatti 3 luci bianche, impeccabile. Tutta la carica anche per lui che chiude così al 99% la sua prima giornata di questo ottavo campionato nazionale sardo. Aggiornare ulteriormente il record. Però insomma l'ha un po' sofferta questa. Sì, infatti non penso che abbia ancora moltissimo margine, però forse potrebbe usare qualcosina. 2,5 kg magari. Sì, poi per il record si può migliorare anche solo di mezzo chilo, quindi potrebbe usare. Non riesce invece Mauro Simula a migliorarsi.
resta con 112,5. Mentre adesso deve toccare a Pietro Donati. Eccolo qua, infatti è arrivato dall'altra parte, sta arrivando dall'altra parte, dovete ancora vederlo poi nella nostra ripresa. Adesso arriva, noi siamo poi spostati, è tutto un... ma già è tranquillo, è col sorriso, ha l'esperienza dalla sua parte. Per fare 123 kg, quindi 5,5 in più rispetto al secondo tentativo, che poi pari al primo. E allora vediamo come andrà. Stavolta si setta bene, fermo solido. La grindata della giornata e porta a casa l'alzata, 3 luci bianche, ottima panca. Comunque alla sua età è roba da pochi fare tutti questi chili, Lui un classe 1973, nato esattamente il 12 marzo, quindi il 12 marzo di quest'anno farà 51 anni. No, hai sbagliato cos'è? No, stavo confondendo, è vero, chiedo scusa, stavo confondendo con Madeddu, mi farà il 12 marzo prossimo 51 anni. Un augurio un po' tanto in anticipo a Madeddu. Signori, siamo ormai a 10 ore passate di diretta, diventa tutto molto, molto casuale. Vediamo se rivecchiamo adesso la data di nascita, almeno per avere completezza. Lo vedremo dopo probabilmente. Se non ricordo male dovrebbe avere 67 anni. Insomma, diciamo che non è da tutti arrivare così in forma a quell'età. No, scende il bilanciere, alzata a nulla, la prendono gli spotter. Madeddu non riesce a fare 130, momentaneamente chiude con 127,5, che non è male comunque. 127,5 è un bel carico, sì. Corrias 140 kg. Per chiudere a più 10 rispetto alla sua entrata, ci sta nella media. Sì, ci sta, una gara gestita con chiamate sagge, diciamo. Allora, poi, come tu avevi già anticipato, Sellero farà 172,5, quindi proverà a rifarsi. Invece Campus proverà a dare a più 5 e fare 182,5. Ora vuole giocarsi proprio il miglior risultato possibile. 182,5 kg, tanti kg. Non sono neanche male questi 140 con cui chiude Corrias. Anche lui il suo l'ha fatto. Anche lui ottima panca. Campidani invece adesso 145. partito con 130, 2 volte più 7,5. Come entra in pedana, sembra sereno. Ottimo. Ne aveva ancora. Sì. Anche gli spotter festeggiano con lui. Leggeri 162,5, quindi l'avevamo anche già anticipato, quindi può soltanto essere C'è un rialzo strategico intanto di Meris.
Sì, pareggiare leggeri. è proprio quello che stavo notando, perché un più 10 così, adesso se la tenta. Pesando 1 chilo in meno, pareggiando i chili di leggeri, potrebbe andare a vincere. E varrebbe il terzo posto, quindi si apre una bella sfida da podio. Ci piace, ci piace. Poi ti faccio fare dei lavori magari deve partire un po' più. Avrebbe potuto leggeri invece rialzare anche lui. Potrebbe, però magari oggi non se la sente di tentare oltre. Anche perché poi in effetti il rischio è più alto per Melis, Sì. perché vorrebbe dire fare quasi 17 kg e mezzo tra entrata e l'ultimo tentativo. Sì, sono quasi 20 kg tra l'entrata e l'ultimo tentativo. Lo vedi che non lo fa nessuno? Intanto leggeri. Dovrebbe avere chiuso, attenzione, no, valido, piccolo brivido. Nulla dall'arbitro centrale. Guarda lui lo fa molto bene. Cosa può aver visto? Boh, l'arbitro centrale forse magari ha avuto qualche indecisione sul fermo. O chissà. Leggeri solo affatto, adesso ci si gioca il podio, tutto nel petto, nei polsi, nelle braccia di Melis, che da 152,5 vuole passare a 162,5 per prendersi il podio, per 1 chilo di differenza tra i due. Ci ha provato, dai, onore, perché ci ha regalato un momento. Onore a lui. Infatti è abbastanza tranquillo, probabilmente è conscio che il rischio è altissimo. E in questo anche bravo Leggeri magari a non rischiare. Sì, Leggeri è stato bravo con la strategia, ha deciso di non rischiare e di non rilanciare ulteriormente. Manuel Sellero 172,5 per rifarsi dopo aver sbagliato il secondo tentativo. Chiuderà poi Matteo Campo. Siamo veramente alla fine di questa lunga giornata. Siamo partiti insieme alle 10:15 di questa mattina, sono le 8:29, qua dice il mio telefono, quindi siamo oltre le 10 ore di diretta. Domani ci sarà lo stacco, quindi Tieni il petto alto. Domani minimo finiamo a quest'ora. probabilmente anche domani si tirerà per le lunghe. Con le premiazioni che saranno anche di più. Anche questa cosa. Non riesce a toccare quel 172,5. Non ci sono, anche se sono chili alla sua portata, probabilmente ha pagato il fatto dello squat dell'alzata precedente. Magari oggi era un po' stanco. Era già tranquillo Matteo Campos, perché sapeva già di aver vinto. 182,5 per Matteo Campos. A questo punto faccio il tifo per un'alzata con difficoltà, per darci un finale un po' col brivido. Sarà sicuramente un'alzata emozionante, la panca più alta della giornata, tutti gli occhi su di lui. Ammetto che ci rimarrei male se la chiudesse così senza difficoltà. Sì, se la fa facile chiudiamo tutto e ce ne andiamo. Infatti non ce l'ha fatta alla fine. Peccato. Un po' la traiettoria è andata un po' fuori spinta. Peccato. Comunque 177,5 kg validi. Ottima gara lo stesso per lui. Allora abbiamo un tentativo di record per un nuovo record. Non ho sentito. Ecco, adesso con 126 kg Donati. Doveva arrivare a quel. Probabilmente era. Si vuole togliere la soddisfazione. Probabilmente anche il peso che ha deciso all'inizio di giocarsi al terzo tentativo, poi è andata male.
si vuole rifare del primo tentativo fallito. Vediamo un po'. E allora assolutamente vogliamo chiudere questa diretta con un tentativo valido. Ci dispiace ovviamente per Campus che non ce l'ha fatta, però adesso tutti gli occhi su Donati. Le abbiamo portato sfortuna nel primo tentativo, adesso siamo tutti con te. Forza Pietro. Grindata epica, vediamo se per gli arbitri è valida. E lo è! Grandissimo. Allora, Enrico, devi andare anche tu per la premiazione. Ti ringraziamo per averci accompagnati in questa ultima flight. Grazie a voi. E ci vediamo domani con gli stacchi. Sì. Ciao. Ciao. Spot veloce. Quando decidi di ottenere il grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa tu l'hai già fatta. No. 2, sì. Fate, ricordo che l'approccio alla zona di lavoro, le prime cadute, sono proprio di ricerca della punta. Eli! Buoni piedi, Cristian! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni.
trasformare l'energia negativa in energia positiva. Bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi impongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere. A Sassari c'è una struttura. 75 kg Francesco Carboni, classe Teenage 2, stessa classe, categoria 82,5 kg, Gabriel Farris. Sta andando adesso a ritirare il suo premio. Teenage 3, una sola categoria, 100 kg, Giovanni Lai. Si passa invece adesso a categoria junior. Lorenzo Accossu, secondo classificato nella categoria 67,5 kg. Davanti a lui Vincenzo Magrini. Adesso verranno premiati entrambi. C'è solo un primo classificato nei 75 kg che è Dario Abis, che adesso andrà a prendersi la medaglia, eccolo che sta arrivando. Dopodiché categoria 82 kg e mezzo, secondo Lorenzo Spanu, primo Roberto Deledda, entrambi del Powerlifting Team Sardegna, e Powerlifting Team Sardegna che si porta a casa anche la vittoria di Marco Sanna nella categoria 100 kg. E primo Roberto Eletta. Sempre Giulio, 100 kg. Primo Marco Sanna. Adesso viene premiato Marco Sanna. Fortunio che gli ha compromesso le prestazioni quest'oggi, soprattutto negli squat. Gabriele Poldi invece vincitore nella categoria senior 56 kg. Umberto Cuccu. Giuseppe Scatassi riceve invece la medaglia come primo classificato nella categoria 60 kg.
Ecco la medaglia. Categoria 67,5 kg, due ragazzi che ricevono medaglia sono Marco Scanu secondo, entrambi del powerlifting team in Sardegna, primo Alessio Piga. Settimo classificato Simone Piras. Sono 7 invece i medagliati nella categoria 75 kg a partire da Simone Piras, sarà seguito poi da Giovanni Spanu, la medaglia di Gym Garage, Tommaso Spettu del Punto Fitness, Ananio Manca che come Simone Piras appartiene al powerlifting team Sardegna, Alessandro Casale invece nel gradino più basso del podio per la Power Wellness Academy, la Military Gym Garage si guadagna anche il secondo gradino del podio dopo il sesto posto grazie a Mattia Zudas. Luca Carcagno invece mette il powerlifting team Sardegna al primo posto. Adesso vengono tutti medagliati. Appena premiato Casale, adesso verrà premiato Zudas, poi Carcagno per chiudere le premiazioni della categoria 75 kg. Eccolo Carcagno. Si passa ai 82,5 kg, saranno 4 medagliati. Prima ovviamente la foto di rito, l'applauso per gli 82,5 kg. Davide Dettori quarto posto per il powerlifting team Sardegna che fa da capo e coda di questa classifica. Davide Brazzu terzo, Enrico Basciu, il nostro Enrico Bascio, New Center Sport Iglesias secondo, Danilo Madeddu appunto del powerlifting team Sardegna primo. Il primo classificato Enrico Basciu. Categoria Equipment. Equipaggiati 82,5. Ad onore.
Categoria 90 kg. Sono 7 i medagliati. Stefano Cadoni appena nominato dall'Oristano Powerlifting. Sesto sarà invece Jacopo Mocci del Cunto Fitness di Villacidro. Matteo Serra quinto della Black Belt Powerlifting. Stefano Andrea quarto, lui dell'Oristano Powerlifting. Ecco ancora in classifica il Powerlifting Team Sardegna al terzo posto con Flavio Sanna. Domenico Cordoni invece per il Black Belt Powerlifting al secondo posto. Raffaele Sollai il primo posto della Power Wellness Academy. Quinto classificato Matteo Serra. Quarto classificato Stefano D'Andrea. C'è terzo classificato Flavio Sanna. Secondo classificato Domenico Cordone. E primo classificato Raffaele Sollai. Ancora 2 medaglie, categoria 100 kg, Marco Tamponi, tutta in casa Powerlifting Team Sardegna questa sfida. Secondo Marco Tamponi, primo Matteo Campus, che ci ha fatto divertire anche se non è riuscito a chiudere i 182,5 kg. Matteo Campus. Ancora medaglie con il segno da 110 kg, sono in 3. Un bel podio completo, Danilo Campidano della HOB al terzo posto, al secondo Nicola Melis anche lui della HOB, al primo posto Antonello Leggeri, un altro che ci ha fatto come divertire oggi del Powerlifting Team Sardegna. Nicola Melis. E primo classificato Antonello Leggeri. Savona Master. Master 56 kg. Master 1 maschile 56 kg, Mauro De Logo. Ed è tutto giusto, ci stanchezza da tutte le parti ovviamente, cioè veramente intensa oggi. Segue poi la categoria 90 kg, doppietta Powerlifting Team Sardegna. Anche io ormai sono veramente con le ultime energie raschiando il fondo del barile. Abbiamo Giovanni Corrias secondo e primo Manuel Sellero.
stanno venendo chiamati adesso. Bello anche questo applauso, bello anche le bambine che danno una mano per accelerare la consegna delle medaglie. Loro sì che hanno delle energie che ancora hanno da correre. Ecco un'altra qua che corre. Loro sì che sono infaticabili, noi no invece. Sentiamo un po' di più la fatica. Ancora Master 3, podio completo, 82,5 kg la categoria, abbiamo il terzo posto Massimo Lai del Barbell Studio di Quarto Sant'Elena e poi doppietta del Powerlifting Team Sardegna con il secondo posto di Mauro Simula e il primo invece di Danilo Madeddu. Massimo Lai non c'è più, quindi non ha ritirato la sua medaglia. Vince la categoria Danilo Madeddu. Eccolo Danilo Madeddu. Abbiamo anche Master 5, Daniele Ruggeri del Powerlifting Team Sardegna. C'è forse problema con qualche medaglia anche. Scambio di medaglia adesso in corso. Dovrebbe essere l'ultima medaglia da consegnare. Pietro Donati che ha anche chiuso le alzate di questa prima giornata qui a Iglesia dell'8º campionato nazionale sardo organizzato dalla Sardinia Drug Free Powerlifting Association. L'applauso per Donati e dunque dovrebbe mettere fine alla serata, no, perché prima non bisogna dimenticarsi le classifiche assolute. Andiamo verso la panca. Manuel Segnero. Deve vincere Manuel Sellero. Quello che ha fatto sulle statistiche perché ci sono fermati. Non c'è la coppa, questo è venuto fuori dal labiale. C'è un problema con la coppa, quindi si chiuderà con un applauso e probabilmente la coppa verrà consegnata più in avanti. Quindi si chiude con il colpo di scena della coppa rubata, una storia che ci riporta al 1966 quando venne rubata la coppa Rima in Inghilterra durante il mondiale, poi ritrovata da un cane. Chissà che domani un cane non ritrovi la coppa che sarebbe stata appunto di Sellero. Dovrebbe essere chiusa qui la serata, adesso cerchiamo di capire, tanto ovviamente ringraziamento a voi che ci avete seguito per tutte queste, penso ormai quasi 11 ore di diretta. Chissà se domani battiamo anche il record, vediamo, ci proviamo. Grazie.
Grazie. Al massimo poi risolviamo tanto domani mattina viene, però te lo scrivo già adesso. Ancora qualche attimo. Quello che c'è da capire è semplicemente se si ritrova la coppa, forse una targhetta, solo se ho sentito una targhetta, perché le premiazioni dovrebbero essere terminate, quindi siamo veramente agli sgoccioli. Appuntamento domani mattina intorno alle 10, oggi si parte alle 10:15, quello sarà l'orario più o meno, ma ovviamente il weekend di diretta è completo, probabilmente se andate su YouTube e siete appassionati di box c'è una grande serata nel nostro canale YouTube, prende protagonista Patrick Cappai. Ovviamente c'è stata la pallavolo oggi, domani lunga vita al calcio anche su Directa Sport. Forse abbiamo trovato la coppa, forse no. Si chiude qua, non c'è la coppa e allora è stato un piacere essere in vostra compagnia in questa giornata. Un'altra grande giornata ci aspetta domani. Per adesso è tutto, una buonanotte da Luigi Falchi, un grazie a Riccardo Carta per avervi trasmesso queste immagini in diretta e ci vediamo domani.